Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come state? Spero bene. Ed eccoci qua sul gameplay. Intanto grazie mille a Isteria per il follow, non so se sia in live o meno, ma ci tengo a ringraziare lo stesso. Benvenuto, benvenuta nella bufera. Intanto ciao Sbigia, ciao Siel, come state voi invece ragazzi? Tutto bene? Si sente l'audio, vero? Non è che mi ha scollegato il microfono come la volta scorsa, no? No, ok, a sto giro si sente. Va bene, questa volta abbiamo fatto uno startup piuttosto normale. Se vi ricordate bene, nella scorsa live eravamo rimasti che dopo la fine del trial, quando abbiamo scoperto che Sakura si è suicidata perché voleva porre fine a tutto ciò e diciamo far riunire il gruppo, dopo la fine del trial il gruppo si è riunito e Kyoko a quanto pare è venuta a svegliarci alle 3 di notte in camera nostra. Che è venuta a fare Kyoko? Scopriamolo immediatamente. Vediamo un po' cosa ci dirà la cara Kyoko. È così tardi, ma che cosa è successo? Yeah, mi ha informato che tu novio es un istipido aburrido. Cosa sbigia? Perché scrivi in spagnolo? Ho un favore da chiederti. Vediamo che genere di favore. Che genere di favore? Ricordi quando... quello che ha detto Sakura alla fine del suo messaggio? Non avrò intenzione di morire e basta. Io ti combatterò. Voglio scoprire che cosa intendeva con quello. Ok, ma come pianifichi di fare tutto ciò? Poi... È la miseria? Mio Dio, Robby, grazie mille per le 5 sub regalate. Mi hai fatto partire Live Train. Pazzissimo. Grazie per le sub regalate a Nemekek, a Pollo Swag, a Cassandra, a Il Moio e a Thanos Nudo. Ciao Robby, quanto tempo? Come stai? Tutto bene? Abbiamo appena iniziato, per cui non ti sei perso molto. Grazie mille per le sub, però non dovevi, pazzissimo, veramente. E poi Kyoko ha messo le sue labbra vicino alle mie orecchie e mi ha praticamente bisbigliato. Il centro dati del quarto piano. Che cosa? Come state voi? Io abbastanza bene, dai. Ciao Nemekek, buon pomeriggio, benvenuto, come va? Ti è stata appena regalata una sub, a quanto pare. Sì, è stato il mio mod Sintaro che è impazzito e ha deciso di fare questo, diciamo, regalo di community. Buongiorno, buongiorno, come va? Tutto bene? Ti aspetto lì. Mhm. Senza dire altra parola, se n'è andata. Ma che... Le sue parole mi sono rimbombate nella testa. Il centro dati? Ma pensavo fosse chiuso. E a quanto pare si sarà aperto di recente, boh. Mhm. Grazie mille per il Vevi, Sbigia, faccio subito. Andiamo al centro dati intanto. Una crema. Ogni tanto mi prende così. Pazzissimo. Grazie mille, Robby. Vediamo un po'. Ricordo che con l'Hype Train, se partecipate, poi sbloccherete una di queste emote qua che vi fa vedere il caro Twitch. Che abbiamo Spill the Tea a quanto pare a sto giro. That's a serve. Who is this diva? E ce ne sono un bel po' in realtà, eh. Chissà cosa ci capiterà. Beh,
Dopo aver fatto le ore piccole ho deciso di andare al centro dati del quarto piano. Va bene, Makoto. Eccoci qua, dovrebbe essere questo. Ma quando sono arrivato, Kyoko non è qui. È strano, mi aveva detto che sarebbe rimasta qui ad aspettarmi. Che forse sia già al suo interno? Allora ho messo mano alla porta con una certa dose di forza. E a quanto pare è bloccata però la porta. Non si è aperta. Ho provato ancora, ma nulla, non si apre. Deve essere bloccata. Cos'è che aveva detto Kyoko? Il centro dati nel quarto piano. Oh, ma che cosa stai facendo qui, signorino? Beh, entrare in una porta bloccata è proibito, non lo sai? Beh, io stavo solamente... stai cercando di dirmi che non stavi ancora cercando di spaccarla, eh? Ma... posso benissimo vedere quello che vuoi fare. Non sprecare il mio tempo. Sono capace di vederti. Sembrerebbe che tu non abbia perso alcun secondo. Però ti darò giusto un piccolo amichevole avvertimento. Oppure vorresti provare a dirmi che stavi facendo il sonnambulo o qualcosa del genere? No, no, niente di tutto ciò. Sono le 3 del mattino. Anche io posso stancarmi, lo sai? Smettila di fare lo stramboide e torna a dormire. Cosa c'è che non va adesso? Perché stai facendo tutto questo casino? Kyoko? Vabbè, Monokuma si è arrabbiato. Comunque, vediamo un po' la emote che ci è uscita dall'Hype Train. Ah, il micetto. Che carino. Ve la condivido. Ciuf ciuf. Questa è l'emote che è uscita dall'Hype Train. Molto carina. Voi due, tornate immediatamente a dormire. Sono davvero esausto dall'ultimo class trial. Ciao, stregatto. Buon pomeriggio, benvenuto, come va? Ma tra l'altro mi sono dimenticato di fare lo shoutout a Ciel. Scusami tanto, Ciel, ultimamente ho la testa che non funziona. Ti faccio lo shoutout rapido, scusami. Sono KO a quanto pare. Andate a seguire il caro Ciel, mi raccomando. Che a quanto pare l'ultima volta ha portato un po' di just chatting. O come dico io, just chatting. Sì, l'abbiamo capito. Forza Makoto, torniamo indietro. Che cosa? Non mi hai sentito? Ce ne andiamo. Non ho la minima idea di che cosa stia più succedendo. Non preoccuparti. Torniamo indietro. D'accordo. Sì, sì, fuori da qui. Sho, sho. Va bene, Monokuma. Per cui siamo tornati indietro nelle nostre stanze. Kim, puoi farmi quello che vuoi, anche prendermi a calci. No, prenderti a calci no, non mi azzarderei mai a fare qualcosa del genere. E poi... per cui... ciao ciao. Aspetta. Ascolta, ma... che cavolo è appena successo adesso? Mi ha appena svegliato, mi ha detto di andare al centro dati, che poi si è rivelato essere bloccato, poi si mostra in ritardo e vuole andarsene senza controllare un bel nulla? Ma qual è stato il senso di tutto questo? Ciao Sophie, come stai? Buon pomeriggio, benvenuta. Quanti capitoli ci sono? Ci sono 6 capitoli. Siamo ancora alla fine del quarto in realtà, ma presto immagino che finisca perché questa è la parte post-trial che non abbiamo fatto scorsa volta perché era un po' stata lunga la live scorsa, per cui ho detto ci teniamo questo pezzo per la prossima volta, se ben ricordate. L'ho incontrato che usciva da un negozio di piercing e tattoo.
È la miseria. Ma chi è sta persona? Scusatemi, ragazzi, di cui parlate ogni volta. Non preoccuparti. Beh, immaginavo che quella sarebbe stata la fine della nostra conversazione, come sempre, ma... Beh, allora, buonanotte. D'accordo. E poi... è finita. Ma come ho fatto per andarmene... Eh? Mukuro Ikusaba? Kyoko era nuovamente vicino a me a bisbigliarmi qualcosa nel mio orecchio. Mukuro Ikusaba. Ah! Plot twist, ragazzi, attenzione. Kyoko, la smetti di toccare il protagonista. Ok, dobbiamo fare attenzione quindi a questa Mukuro Ikusaba, che dovrebbe essere il 16° studente nascosto. Grandissimo colpo di scena. Per chi non ha visto l'anime o ha giocato al gioco, io sapevo già di questa cosa. Spero che non mi sia uscita fuori in qualche live. Capitolo 4. All Star Apologies. The End. Studenti sopravvissuti? 7? To be continued. È dall'atto 1, secondo 1 che lo tocchi. No, dai, atto 1 no. Abbiamo ottenuto l'alter lamp. No, ragazzi, ma sapete che cos'è questa roba? È Alter Ego che è stato tipo disintegrato da Monokuma, poverino. Cioè, mi è dispiaciuta un sacco la sua esecuzione quando è successa nella scorsa live. Salviamo? Assolutamente sì. In realtà forse ho fatto bene a finire la scorsa live in questo punto, perché così si collega subito. Mhm. Quante volte lo devi ripetere però, Kyoko? Mhm. Quello che chiamano l'Ultimate Despair. Mhm. C'è Spugliambulante, c'è ancora. Ciao Philip! Buon pomeriggio, benvenuto. Come stai? Sì, sì, è ancora vivo. Ma il bro del capitolo 1 è vivo? Chi è il bro del capitolo 1? Kyoko mi ha detto di fare attenzione a lei. Mukuro Ikusaba. E quello che è successo 3 giorni prima del prossimo incidente. 3 giorni prima che avessimo dovuto affrontare un nuovo omicidio. 3 giorni prima che la cosa peggiore accaduta fino ad adesso si sarebbe rivelata. Capitolo 5. 100 Mile Dash. Pain of a Junk Food Junkie. Ok. Ah, penso intenda Leon. Leon è morto, è stramorto. Oh. Tipo 4 capitoli fa è morto Leon. Dopo essere stato preso a pallate da tutti gli angoli diversi, con tutte quelle che si è preso in faccia, non credo proprio che sia ancora vivo, considerando che aveva anche il collo spezzato. Nel frattempo, il giorno dopo il trial di Sakura, nella mattina, nella sala da pranzo, questi sono tutti sopravvissuti, ragazzi. Allora, direi possiamo iniziare le solite investigazioni dopo trial. Non ho capito, è morto di palle addosso. Praticamente, Robby, Leon era il colpevole del primo caso. Non mi ricordo se tu l'avevi visto, il primo class trial. Era stato quello che aveva ucciso Sayaka.
E Monokuma l'ha giustiziato. Molto semplicemente. Si è preso talmente tante di quelle palle da baseball a velocità supersonica addosso che è incredibile. Prima o poi le ricaricherò le live di Danganronpa su YouTube, quindi in caso vi siete persi un paio di pezzi e vogliate capire un po' di più la storia del gioco, le ritroverete lì. Ehi, tu non fare questi, diciamo, piccoli dialoghi. Andiamo diritti al punto. Beh, se vuoi mantenere il mio ritmo, beh, devi tenerti lontano dai dialoghi veloci, dai dialoghi piccoli in realtà, dalle parlantine, quelle che sono giornaliere, non so come, diciamo, adattarvelo in realtà. Sempre meglio di morire di cacca addosso. Beh, effettivamente. A me basta che il cespuglio sia vivo. Sì, sì, è vivo, hai visto, Philip? Sakura si è suicidata alla fine. Per cui il colpevole non era né Yasuhiro né Genocide Show. Oh. Hai davvero così tante alte aspettative? Beh, possiamo dire che si comporta in questa maniera per nascondere le sue insicurezze. Almeno è quello che voglio pensare. Comunque, se io voglio sconfiggere il Mastermind, per cui è meglio che seguiate la mia leadership. Quell'essere inquietante si nasconde nella scuola come un topolino, ma il suo orgoglio è al di sopra di una mucca. Non importa quanto tempo ci vorrà, io mi sbarazzerò di loro. Ehi Toko, sei davvero piuttosto zitta? Cavolo, sei così noiosa adesso. Ti siedi qui come un fungo. Immagino che potrò iniziarti a chiamare signorina fungo. Non ti sta nemmeno rispondendo. La sua parlantina rende le cose difficili. Per cui gli ho detto di non aprire bocca senza permesso. Vabbè, Byakuya. Toko proprio una sottona incredibile. Ma se non può aprire la sua bocca, non può mangiare. È del mero bere dell'acqua. Non mi interessa. E a te va bene tutto ciò, Toko? C'è spuglietto, meglio se stai zitto. Cavolo. Quanto è in basso la roccia che stai nascondendo? Immagino che sia questa la piccola... il piccolo dialogo che Byakuya è andato contro. E ancora, a quanto pare, sono al suo interno. Comunque, ho finito. Non vi permetterò di trascinarmi nuovamente al vostro livello. Iniziamo la nostra ricerca. Chiudete le vostre bocche e muovete le vostre gambe. Ok. Sotto pressione e irritato da Byakuya, abbiamo iniziato la nostra esplorazione. Giustamente. Byakuya, solito... Sempre il solito. Almeno un po' cambiato, dai, dall'ultima volta. Andiamo direttamente al quarto piano. Vediamo se si è aperto un quinto piano. Sì, si dovrebbe essere aperto un quinto piano. Ma devo veramente farmi tutta la strada a piedi. Vabbè, facciamoci tutta la strada a piedi. Che vi devo dire? Dobbiamo farci 4 rampe di scale. Ok. Facciamoci 4 rampe di scale. Iniziamo. Le scale del secondo piano erano qui, ok. Ce la faccio? No, quelle del terzo erano qua vicino alla piscina, se non ricordo male. Sì, eccole qua.
Quelle del quarto... Forse è meglio che tengo aperta la mappa. Qua devo fare il labirinto. Il terzo piano... Vabbè, lurk. Grazie mille per il lurk, Philip. Se vuoi c'è il comando adesso per il lurk, eh. Basta fare punto esclamativo lurk. Mi sono dimenticato di dirlo, ma l'ho messo di recente. Considera. Per tipo sabato forse l'ho messo? Mi sa. Per cui, eccomi qua, al quinto piano della Hopspeak Academy. Il quinto piano che si è appena aperto. Ed è totalmente diverso dagli altri piani che abbiamo visto finora. In qualche modo è strano. Ah, guardiamo un po' che cosa c'è su questo quinto piano. Tra l'altro non ve l'ho chiesto, ma magari ve la faccio dopo questa domanda. Cioè, dopo questa domanda, sì, vabbè. Me la faccio magari dopo questa esplorazione. Volevo chiedervi qual è effettivamente il vostro piano preferito della Hopspeak Academy. Tra il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Ma in caso ve lo farò dopo che abbiamo finito di esplorare giustamente il quinto piano. Perché non mi sembra proprio una domanda da fare, considerando che dobbiamo ancora esplorare il quinto. Magari il quinto è il vostro preferito e non lo saprete ancora. Esploriamo tutto, che potremmo incontrare un po' di monocoin. Ah, qua c'è Toko. Che immagino non possa parlare. Che voglia parlarmi o qualcosa del genere? Toko, che succede? Non può parlare. Poverina, dai. Che stia cercando di dire qualcosa. Penso che ci sia quasi. Ancora un poco e forse... No. Mi dispiace, ma non ho la minima idea di cosa tu stia cercando di dirmi. Direi che ha fatto cadere le sue spalle. Così triste. Immagino che si sia arresa. Beh, anche tu, Toko, se fai tutto quello che ti dice Byakuya da cima a fondo, ti direi grazie al cavolo che la gente non ti capisce. Soprattutto se non utilizzi il linguaggio con dei segni. Non mi veniva il nome, scusate. Ok. Qua ci sono le aule scolastiche. Direi prima guardiamo le aule scolastiche. Ah, qua c'è Aoi. Vediamo cosa ci dice Aoi. Vabbè, le ho parlato alla caviglia. Incredibile. Questo piano sembra totalmente diverso comparato agli altri. Non riesco a capire in cosa, però. C'è qualche ragione? Spero che non sia nulla di troppo inquietante. Speriamo di no. Entriamo all'interno di questa classe. Porca trottola! Un occhio per un occhio. Ma che diavolo è questo? Questo spettacolo grottesco nell'intera stanza mi è rimasto abbastanza sull'occhio. Quello che ho visto era brutto abbastanza, ma l'odore era totalmente indescrivibile. Profuma davvero in maniera terribile, non è vero? Ma è... deve essere vagamente familiare a te. Dopotutto, abbiamo visto la stessa quantità di corpi. Stai forse dicendo che... è l'odore della morte, la carne, il grasso e il sangue. Non c'è alcuna sorpresa nella sua voce. Nessuno shock. Ma aveva ragione. Avevo già avuto esperienza con quell'odore, più di una volta. Era l'odore della morte e della disperazione. Ma l'odore qui
Era forte e condensato. L'odore del campo di battaglia. Monokuma deve aver... bentornata, Sophie. Che cosa? È nuovamente colpa mia? Smettetela di darmi sempre la colpa. Beh, se non sei stato tu a farlo, non sarebbe mai successo. No, no, no. È totalmente l'opposto. L'opposto? Già, lasciate che vi dia un piccolo indizio. Più avanti in questa stanza... Beh, più avanti si va in questa stanza, più io non conosco una singola cosa. L'ho lasciata proprio come l'ho trovata. Che cosa? Beh, com'era questo indizio? Meglio di quegli stupidi indizi che ottieni dagli NPC in quei vecchi RPG? Ma deve essere molto spaventoso. Sangue su tutte le mura. E spazzatura. Dopotutto, anche nel mondo esterno le persone muoiono in modi sanguinolenti. E di morti veramente brutte ogni giorno. Per cui non dovrebbe essere un gran problema. Vivete come al solito, soldati. Ma di che diavolo sta parlando? L'ha lasciata nel modo in cui esattamente l'ha trovata? Qual è il significato di tutto ciò? Di tutto ciò, di tutto questo, stavo dicendo, di tutto questo. Volevo dire di tutto questo, ma ho fatto un miscuglio fra tutto ciò e tutto questo. Allora, un occhio per un occhio. La legge del taglione, quindi. E dente per dente. Non importa quando, non importa dove, le telecamere di sorveglianza seguono ogni nostra mossa. Voglio dire, sono dappertutto. Quante cavolo di telecamere ha questo posto, comunque? Un sacco, Makoto. Ah, ok, qua non possiamo leggere la frase un occhio per occhio. C'è sangue su tutto il posto. Vorrei chiudere i miei occhi a questa vista. Sembrerebbe che le tracce di sangue siano asciutte. E il colore è pure cambiato. Beh, è salvo presumere che siano molto vecchie. È davvero sangue. Certo. Non vedo cos'altro dovrebbe essere. Ed è molto interessante, te lo assicuro. Che diavolo è accaduto in questa classe? Sembrerebbe che si stia divertendo. Non riesco a immaginare come qualcuno possa continuare in quella maniera. Ok. Ah, qua c'è la figura. Beh, immagino che qui dentro siano accaduti molteplici omicidi, perché solitamente quando ci sono queste figure sono corpi morti. Di solito ci passa la polizia. E se fosse DR... boh, potrebbe anche essere, però a quel punto dubito che Byakuya l'avrebbe toccata, gli avrebbe dato il volto a stomaco, avrebbe detto ma chi è l'animale che ha fatto sta schifezza qui dentro? Probabilmente, conoscendolo. Ci sono delle tracce bianche disegnate su tutto il pavimento. Quanti cavolo di corpi ci sono qui? Ho visto questa roba negli show dei detective. Beh, si vede sempre nelle scene d'omicidio. Beh, desidero che potrei non crederci. Desidero che potrei non crederci, non so quanto sia italiano però. Qua c'è lo schermo. Ok, uno degli schermi di Monokuma. Là c'è la porta. Ah, ok, così lasciamo l'area. Parliamo con Byakuya e basta. Byakuya, riguardo a quello che ci ha detto Monokuma. Sembra quasi che non sia qui. Immagino che sia perso nei suoi pensieri. Che sia davvero pensando così tanto? O forse mi sta solamente ignorando?
No, credo che sia immerso nei suoi pensieri. Comunque molto interessante, devo dire. Facciamoci un mini salvataggio perché vorrei evitare le situazioni che sono successe nella scorsa volta. No, è con Y. Per situazioni successe nella scorsa volta intendo dire c'è crashato il gameplay. Ma vabbè. Byakuya lo vedo un po' un coprofango avvezzo a mettere le mani ai corpi morti. Beh, considerando quello che ha fatto al corpo di Chihiro. Row? Bio? Laboratorio di biologia? Ok. È bloccata. Beh. Il cartello dice laboratorio di biologia. Un laboratorio di biologia. Ed è proibito vederlo. Sembra quasi un qualcosa uscito da un film dell'orrore. È abbastanza. Ci mancano solamente 2 aree da visitare in questo piano. Questo che credo sia una sottospecie di dojo. Quindi sarebbe stata l'aula perfetta per Sakura. Peccato che sia morta nello scorso capitolo. Eh sì, un dojo. Che bello! Sarà un'arma batteriologica. Che bello! Questo dojo. Non me lo ricordavo. Vabbè che io avevo visto l'anime e non avevo giocato il gioco di Danganronpa di Animation. Che dura 13 episodi. Però immagino che è molto meglio giocare il gioco rispetto a che vedersi in anime perché è un po' più completo, diciamo. E ti spiegano molte più cose. Qua ci sta Kyoko. Per cui immagino che nell'altra area ci sia Yasuhiro. L'armatura di un samurai. Ah, è molto bella questa armatura. Non ho idea di che epoca sia. Hello. Ciao Nutella! Buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Sakura poteva deprimersi più tardi e morire sotto i ciliegi in fiore. Veramente, poverina. Mi è dispiaciuto un sacco per Sakura quando ho visto il caso la prima volta. No, fa caldo. Da me ci sono 29 gradi, considerate. Però il mio corpo è talmente strano che anche quando fa caldo sento più aria che il caldo di per sé. Non so come sia possibile questa cosa. Ok. Ci sono un sacco di petali di ciliegio. Totalmente... come si dice? Non... sbocciati, ok. In piena fioritura. Ok, ce l'ho fatta. Mi sono arrivati i 2 termini giusti in mente al momento giusto. È davvero elegante. Davvero possiamo considerarlo elegante? Perché noi esseri umani possiamo solamente... non possiamo evolverci. Non lo so. Sbocciati come io e i miei bro il sabato sera. Va bene. Beh, ho vissuto oltremare per un lungo periodo di tempo. Per cui vedere questo scenario in stile giapponese è un po' rinfrescante. Considerando la nostra situazione, non è un po' fuori posto? No, secondo me ci sta, dai. È uno spettacolo davvero bello. Ah, ci sono anche dei tiri al bersaglio per chi fa tiro con l'arco. Già. Io una volta ho provato a fare tiro con l'arco. Ero tipo... oddio, quante volte sono riuscito a dire tipo in un'unica frase. Ero alle elementari, se non sbaglio. Non ho mai più riprovato, però era molto divertente. Non ho una grande mira, però. Né tantomeno una grande forza, per cui... Se dovessi mai riprovarci... perché no, sì. Makoto ha fatto un tirocinio a Scotland Yard, palese. Più che Makoto, Kyoko, perché Kyoko che ha detto che era... che ha vissuto un periodo oltreoceano. Ogni volta che entro in live da Kin non so più scrivere. Colpa mia, ti ho passato la Kinifite.
Ragazzi, vi abbandono che ho un sacco di cose da fare. Buon proseguimento. Va bene, Robby, grazie ancora per le 5 sub giftate, davvero gentilissimo. Ciao ciao. Alla prossima. Bye bye. Kim, poi per quella cosa che ti avevo scritto nei prossimi giorni ti aggiorno, che sono un po' oberato in questi giorni. Va benissimo, non ti preoccupare. Quando vuoi, io sono sempre libero. Oddio, sempre libero non proprio, però non appena vedo i messaggi vi rispondo subito. Anche perché sono una di quelle persone a cui dà fastidio leggere le notifiche, per cui devo leggerle subito. Non ce la faccio a vedere il numerino rosso in basso. Anche se questa stanza è totalmente al chiuso, c'è un albero di fiori di ciliegio in piena fioritura. Ah no, dice la stessa cosa. Anche io ho smesso di scrivere sensatamente. E niente. No, ho ripetuto la stessa cosa. Pensavo variasse il discorso, ma a quanto pare dice la stessa cosa. Ah, ci sono ancora un paio di cose che possiamo guardare qui. Qua c'è una telecamera. Va bene. Degli armadietti. Immagino ci sia l'apparecchiatura per... Oddio, l'apparecchiatura. L'attrezzatura per allenarsi. Ci sono un sacco di armadietti in legno qui. Gli armadietti in legno e le chiavi mi ricordano quelli dei bagni pubblici da vecchia scuola. E c'è anche una sorta di... Non so cosa sia lo Stropost. Ah, ok, utilizzato per la pratica delle spade. Che lo utilizzino per allenarsi? Probabilmente sì. Parliamo con Kyoko. Quello che mi ha detto Kyoko ieri. Cosa diavolo significava? Che in realtà ce l'ha detto ieri, però per voi è stato tipo un 20 minuti fa, forse. Neanche. Dobbiamo fare attenzione a questa Mukuro che usava. Kyoko? Non ti dirò nulla. Ah? Non posso dire nulla. Kyoko distoglie lo sguardo. Ah, per le telecamere. E poi l'ha diretto verso la telecamera di videosorveglianza. Senza video, solo di sorveglianza. E Kyoko la lingua nell'orecchio no. Capisci il perché, no? Stava cercando di dirmi qualcosa di importante, ma qualunque cosa fosse non poteva lasciar scoprire al mastermind tutto ciò. Ma come ha ottenuto questa informazione? Beh, qui abbiamo finito. Ha reso chiaro che la nostra conversazione era giunta a una conclusione. E come al solito, non ho capito un benamarito nulla. Nice. Ci resta solamente la stanza... Tipo cos'è? Una serra, forse? Credo di sì. Credo sia una serra. Wow. C'è il fiore di Vileplume, ragazzi. Di Vileplume e di Venusaur. Guardate che roba. Anche qua c'è una telecamera. Sì. Ormai l'abbiamo visto dappertutto. Giusto per essere sicuri, forse dovrei dare un'occhiata in questo capanno degli attrezzi. Questo posto sembra essere totalmente disorganizzato. Oddio, Lawnmower che cos'è, ragazzi? Non ne ho la minima idea. Cos'è il Lawnmower? Kyoko sta cercando un Blaze... Ah, il tagliaerba? Ah, grazie. Da un tagliaerba a un fertilizzante, vasi per i fiori e altri tipi di oggetti.
Kyoko sta cercando un blind spot per Matred con le spalle al muro Makoto e lì solo Dio potrà aiutarlo. Veramente. A sto punto. Da quando non c'è più Sayaka, Kyoko ha preso il suo posto praticamente. Che oddio, vabbè, Sayaka è durata un capitolo perché è stata la prima che ha organizzato il planning di omicidio e poi si è rivelata essere la vittima, ma vabbè. Incredibile. Che forse tu, Ciel, non l'avevi visto tutto il primo caso, non mi ricordo se... o meno. Perché forse tu eri entrato durante il primo trial, mentre cercavamo di smascherare Leon, se non ricordo male. Ah, l'hai proprio perso il primo caso. Vabbè, non ti preoccupare, tanto credo che inizierò a ricaricarli da settimana prossima i VOD su YouTube, in caso se volessi recuperarteli. Così hai un, diciamo, una conoscenza base anche del capitolo 1. Magari li ricarico prima del capitolo 6, se riesco, così almeno per chi si fosse perso i primi VOD può, diciamo, capire alcune cose che sono state dette nei primi capitoli. E magari farsi un'idea. E su quel muro c'è anche un piccone? Oddio, era con X, ok. Ecco qua il tagliaerba. Ah, ok. L'avrei capito proprio qua. Che sarebbe stato un tagliaerba perché bastava interagirci. Qua ci sono i vasi per i fiori. Va bene. Oddio, non so quanto tu possa far crescere dei fiori nella tua cameretta, Makoto, considerando che sei al chiuso, ho la sensazione che ti morirebbero tipo in tempo zero. Scusate. Ho il singhiozzo oggi pomeriggio. Non so cosa mi sia preso. Ma Kyoko è il tipo di ragazza che se ti mette le mani addosso te le toglie solo quando hai finito le lacrime. Not gonna lie, un'esperienza da provare. Con Kyoko, dici? Ma aspetta, giusto per... cioè, giusto per non sbagliare. Eh... Sei bi tu, Ciel? O solo gay? Non vorrei dire una fesseria. Che sulla parte degli uomini sono sicuro. Però non sono tanto sicuro sulla parte delle donne. Così giusto per curiosità. Nel mio caso io sono etero, se vi interessa saperlo. Dato che siamo nel Pride Month, facciamo un po' queste revelations per chi non lo sapesse. Spero di non avervi delusi. Ah, ok, per ora sei sicuro degli uomini, quindi non sei tanto sicuro sulle donne. Ho capito, ho capito. C'è qualcosa inciso su questo piccone? No, ragazzi! Ma questo piccone ha lo stesso nome della banda di Mondo e del fratello? Perché il Crazy Diamond era il nome della banda di Mondo, se vi ricordate. Che in realtà è anche lo stand di Josuke Higashikata di JoJo Parte 4. Anche il nome, se non sbaglio, di una band. Non vorrei dire una cavolata. Crazy Diamond? Crazy Diamond. Penso di ricordarmi di averlo visto da qualche parte. Se ve lo dico io dove l'abbiamo visto, è il nome della banda di motociclisti del fratello di Mondo e di Mondo. Il nome del fratello di Mondo era Daya. Ve lo dico. Ok, qua c'è il fertilizzante. C'è altro che mi son perso? No, mi pare che abbiamo analizzato tutto in questo capanno. Sì, abbiamo organizzato tutto. Se uno stand per forza è anche il nome di una band musicale. Sì, sì.
Mhm. E allora siamo sicuri che sia anche una band musicale. Abbiamo visto il capanno degli attrezzi, dobbiamo controllare questo. Ah, ci sono le cose per far piovere. E questi siano i cosi pioventi. Non mi ricordo come si dice in italiano sto a fare, ma va bene, avete capito, dai, chiamiamoli cosi pioventi. I cosi pioventi, vabbè. Sto fuori di testa. Ma che cavolo è sta roba? È davvero super strana, super inquietante. I fiori non dovrebbero essere così grandi. È davvero reale? Fai attenzione! Ma... quello è il Monokuma Flower. Gli ho dato il mio stesso nome. Prova a toccarlo e... vedrai un'eccitazione incredibile. Il tuo cuore sarà super wow e tutte le piante qui prenderanno la tua carne e... wow, sono morto. In altre parole, è mostruosità. Sai come si chiama quel fiore, Kim? Non ne ho la minima idea. Però è tipo una pianta carnivora, dovrebbe essere, credo. Mi pare di averla già vista. Se non sbaglio, è lo stesso fiore di cui si basa la linea evolutiva di Bellsprout, Weeping Bell e Victreebel di Pokémon. Però non ho la minima idea di come si chiami. Ah, non è carnivoro, ok. È piuttosto fantastico, se devo dirlo io stesso. Amorphophallusus titanum. Ora traduci. Amorphophallus titanum. Amorphofa titano? Titano amorfo? Dovrebbe essere, credo. Non lo so. Non ho mai studiato il latino, per cui mi stai mettendo in una situazione parecchio precaria. Buon salve, come procede? Ciao Eleven, buon salve a te. Benissimo, stiamo facendo il capitolo 5 di Danganronpa. Abbiamo quasi finito di esplorare l'ultimo piano di quello che dovrebbe essere l'edificio. Come stai tu invece? Tutto bene? Faccio lo shout out intanto. Andate a seguire il caro Eleven, mi raccomando, che è molto molto bravo e simpatico e se lo merita a mio avviso. Ma figurati. Sono scrivendo su ChatGPT e per curiosità ho chiesto se ti conosce. Vabbè, ti ha trovato. Poi come ho chiesto se sei un VTuber e ha detto non proprio un VTuber, lui è uno streamer in carne e ossa. E sì ragazzi, sono... esattamente, non sono un VTuber, mi avete scoperto, sono proprio io in carne ed ossa. Scusatemi, non volevo dirvelo, ma purtroppo è la verità. Per chiunque pensava che fossi una persona diversa, qui è finita. Ma? Vabbè, Seribot ha bannato qualcuno perché ha spammato un link. Mi dispiace, signor Alex, ma Seribot marca... si marca, vabbè. Banna le persone automaticamente se mandano link. Attenzione. Eleven mai non lo farei, abbiamo anche una safe word. A quanto pare io sono un marchio sportivo per attrezzatura da pickleball. Va bene. Uno studente all'Opswick Academy, dopo aver, diciamo, migliorato ciò, ha creato questa miracolosa creatura. Era l'Ultimate Botanist. Anche se non sono più qui, sono morti durante la tragedia. Per cui, a giudicare dal suo aspetto, questo fiore è super pratico. Può mangiare papa. Può mangiare paper, stavo per dire, può mangiare paper, può mangiare carta, plastica, persino le persone. È totalmente ottima per questo ambiente. Una creazione totalmente eco-amichevole e vitale per il futuro di questa società.
per una società sana. Però appare il mio avatar. Ah, vabbè, dai. Almeno un qualcosa di positivo. Non che io ne sappia qualcosa, però. Ah ah ah. Ciao, Monokuma. Dopo aver detto un po' di no sense, Monokuma se n'è scomparso. Come al solito. Qualunque cosa sia questa cosa, meglio che me ne stia alla larga. Perfetto. Grazie per il coin. In carne ed ossa, che ama gli anime, i manga e la cultura otaku, ma non usa modello 3D o live 2D nei suoi video. Ho cercato online e nei database di VTuber italiani e non ne ho trovato alcun riferimento al fatto che Kinifa Osh utilizzi un avatar virtuale. Nessuna masking model, nessuna presenza nei siti che elencano VTuber italiani, tutto lascia pensare che compaia in video come se stesso. Ecco cosa mi ha detto. Davvero, non mi hanno messo da nessun sito per VTuber italiani. Vabbè, che in realtà io sono diciamo totalmente nuovo, per cui ci sta che la gente non mi conosca come VTuber. È normale. Però mi fa ridere il fatto che dica che io faccia live in carne ed ossa quando non è vero. Amorphophallus titanum tradotto è pene amorfo gigante, Monokuma Sasuke. Davvero, Ciel? Non ne avevo la più pallida idea, non ho mai studiato il latino, per cui grazie per il piccolo trivia, Ciel, ma avrei preferito non saperlo, diciamo, da un certo punto di vista. Ok, c'è un pannello di controllo qui vicino al muro. Penso che sia per l'irrigatore. Ah, ecco come si chiama, l'irrigatore. Non il coso piovoso. Dovrebbe chiamarsi irrigatore. Che controlli l'aria condizionata o qualcosa del genere? Boh. Ah sì, è per l'irrigatore. Irrigatore? Sì, controlla gli irrigatori nel giardino. Se ne vanno ogni mattina alle 7:30. Non osare cambiarlo senza il permesso. Il corrispettivo dell'irrigamuc. Bellissimo. Te lo pinno questo, Eleven. Li conosco solo io questi trivia. Logout la mia vita, Eleven sì. Ok, non cambiarlo se lo vuoi. Sì, chi fa battuta più bella di questa si becca il pin di giornata. Per cui significa che gli irrigatori si spengono sempre alle 7:30 di ogni mattina? Esatto, è super amichevole, il che fa schifo. Per cui se vieni qui troppo presto ti bagnerai tutto. Fa attenzione. Però non sei più un bambino, giusto? Dovresti sapere che cosa significa andare vicino agli irrigatori. O forse qualche fetish strano dell'acqua. Lo andrò a dire a tutti. Vabbè, Monokuma ha sempre il solito simpaticone. Come al solito. Questo è un pollaio. E cosa ci fa un pollaio qui? Boh. Questo posto ha anche dei polli, eh? Sono polli normali, giusto? Non mangiano persone, non hanno delle bombe al posto delle uova o qualcosa di pazzo come questo, giusto? Boh, dovrebbero essere safe. Vediamo. Ah, possiamo analizzarli tutti e 5. Pollame scoppiettame. È un pollo. Non è che ha una bomba, giusto? Vediamo se c'è qualche monocoin da qualche parte. Non è che si aspetti di ottenere del cibo tipo degli umani, giusto? Non credo. È un pollo. Lo è davvero? Possiamo dirlo con sicurezza? Secondo me sì. È un pollo. È vivo, giusto? Non c'è alcun errore. Vediamo l'ultimo, tanto per completismo. È un pollo. Non ha un qualcosa tipo una seconda forma, eh?
Non credo sia Freezer di Dragon Ball, caro Makoto, ma ok. Oh, anche a te piacciono i polli, Makoto? Io adoro questi piccoletti. Voglio dire, sono carini, giusto? E ce ne sono esattamente 5 di loro qui. Esattamente? 5? E lo sai qual è il numero che viene dopo il 4 e prima del 6? Beh, in termini di numeri naturali. Comunque, ci sono 5 polli. Il che significa come i misteri del cosmo. È il nome del... sì, il nome. È il numero del potere. Un numero rinfrescante. Vabbè... praticamente... Yasuhiro spara le sue solite stronzate. Come è giusto che sia. Ok, dovremmo aver finito. Non credo ci sia altro nella serra. Vediamo un attimo, ma... sì, l'abbiamo fatto. Non credo di aver visto tutto quello che c'è da vedere. In che senso? Cosa non ho visto? Spiegati. Spiegami. Cos'è che non ho visto, Makoto? Dimmi. Hiro è scappato dal pollaio. Oddio, cos'è che non ho cliccato? Credo di aver cliccato tutto in realtà. Forse qualcosa nel capanno degli attrezzi? Mi sembrava di averlo fatto però. Strano, Boh. No, qua ho fatto tutto infatti, mi fa uscire. Se no immagino mi avrebbe detto non ho visto tutto. Allora che cavolo è che non ho visto? Ah, forse il monitor di Monokuma. Sì. Era questo? No, non era questo. E allora che è che non ho visto? Avete qualche idea? Boh. Proviamo a tornare nel pollaio. Forse c'è qualcosa che mi sono perso. Ah, ok. Già, non c'è alcun modo quante volte controlli. Sono precisamente 5 polli. Ok. Dice la stessa roba di prima. Le corde che userà Kyoko per legarti al letto. Va bene. No, ok, non ci fa tornare nel pollaio. Allora, quale cacchio è il posto che non ho visto? Boh. Scusate se spammo il tasto, ma non sto capendo. Forse l'irrigatore devo rianalizzare, dato che mi ha detto quella cosa. Sì, sono degli irrigatori. Caparezza vivrà. Il Monokuma Flower, Spero che quella parte non sia vera. Comunque è meglio tenersene alla larga. Non riesco a capire cosa manchi. Cos'è che non ho visto? Aiutatemi. Non capisco. Mi sento stupido. Cos'è che manca? La telecamera l'ho controllata. Oh. Questa l'abbiamo controllata, la pianta gigante. I piedi di Caparezza non hai visto. Guardiamo i piedi di Yasuhiro allora, dai. Ah, forse non avevo parlato con Yasuhiro effettivamente. Beh, in primo luogo ho visto il cielo azzurro. E poi invece si trattava di mura dipinte. Ma le piante qui sono tutte vere. Il che significa che è da un po' che che non sentivo odore di vegetazione. Mi aiuta a rilassarmi. Non è quello che stai pensando, vero? Eh? Perché è così cattivo? Non capisci? Non realizzi qual è il vero orrore della vita di una pianta?
E qui. Oltre la superficie. Oltre la calma esteriore. Stanno a guardare e ad aspettare. Ed è poi in quel momento che decidono che non possono lasciarci in carica della Terra. Metteranno cioè in atto un piano per l'estinzione umana globale. Va bene. Yasuhiro, secondo me, è un po' andato di testa certe volte. Non ci credo che ti ho aiutato coi piedi, veramente. Salve, sono Beppa. Sono serio. Ora ce ne possiamo andare? Ok, era Yasuhiro a quanto pare con cui non avevo interagito. Beh, immagino che abbia visto tutto quello che dovevo vedere per ora. Ma ancora una volta sembrerebbe che non abbiamo ancora trovato nulla che abbia un reale senso. Beh, meglio che torni nella dining hall per scoprire quello che hanno trovato gli altri. Ok. Eccoci qua. Come fa Hiro ad essere ancora vivo? Non ne ho idea, Ciel. È parecchio strano. Uno dopo l'altro, tutti quanti sono tornati nella dining hall. E prima che abbiamo aspettato troppo... Eccoci qua. Beh, sembrerebbe che tutti quanti siano tornati. Però... siamo solamente 6. Il che è a malapena un team decente di volleyball. O di pallavolo, effettivamente. Non essere negativo, dobbiamo pensare in positivo. Comunque, anche se ancora una persona dovesse morire, possiamo ancora creare un team di basket. Ma questo è un pensiero al contrario dell'essere positivi. Comunque, non c'è tempo per essere depressi. Per il bene di tutti quelli che sono morti, dobbiamo fare del nostro meglio. Possiamo smetterla di fare tutto questo no sense di gruppo? Diciamo solamente quello che abbiamo scoperto, null'altro. Iniziamo da Aoi, che è quella più lontana. Ho controllato tutte le finestre del quinto piano. Da davanti e da dietro. Quello che sarebbe dovuto essere il lavoro di Sakura, ma... comunque nulla. Ci sono placche di metallo ovunque. Proprio come sugli altri piani. Il che significa che non c'è alcuna chance di scappare nemmeno dal quinto piano. Però stavo guardando in giro e ho realizzato qualcosa riguardo al layout della scuola. Ok, dici un po'. Che cosa hai notato riguardo al layout della scuola? Hai dato un'occhiata all'intero quinto piano, non è vero, Makoto? Perché me lo chiedi? Perché se l'hai fatto, dovresti averlo notato. Il quinto piano manca di ogni altra cosa che gli altri piani hanno. Qualcosa che c'è sugli altri piani ma che non è presente sul quinto piano. Che siano i bagni, ragazzi. C'erano i bagni sul quinto piano? Mi pare di no. Ah no, le scale. Ah no, parlavano delle scale. Ok, no, mi sa che non parlavano dei bagni. Beh, quindi significa che questo è l'ultimo piano disponibile della scuola. Non c'erano... non c'erano delle rampe di scale che portavano dal quinto piano in su. È quello che stai parlando, giusto? Il che significa che il quinto piano è la fine? Finalmente stiamo iniziando ad avere una chiara struttura di questa scuola. Beh, tutto quello che c'è rimasto da fare ora è il mistero irrisolto. Ma è la parte più complicata? Anche se è complicata, dobbiamo comunque farlo. Già, Ina ha ragione. Tutto quanto andrà bene. Finché saremo insieme, beh, riusciremo a superarlo. No, non ne sono sicuro. Dovremmo farcela, non importa come. Ok, prossimo direi che è Byakuya.
Secondo me il master è uno già morto. Morto per finta. Tu dici Nutella? Ricordati che abbiamo anche scoperto da Kyoko che c'è un 16° studente, anzi, una 16ª studente, come ci ha detto, di nome Mukuro Ikusaba. Comunque, che cosa hai trovato? Quella strana stanza nel quinto piano. Beh, strana diciamo che non è proprio il termine più corretto da utilizzare. L'odore di carne, grasso e sangue. Le linee bianche per contare un sacco di corpi. Non ho mai visto cosa più dreadful e tipo terrificante. Per ora. Fino ad ora. Ma di che diavolo stai parlando? L'odore di per sé era davvero orribile. Si spinge oltre qualsiasi normale scena del crimine. Ogni odore di ogni corpo. Concentrato. Il mastermind è Hiro. Tu dici, Ciel? Oh mio Dio. Meno male che non l'ho visto. Mi sento male solamente a sentirtelo descrivere. Ma voglio dire, che cavolo è accaduto in quella stanza? Beh, posso presumere solo una cosa. Un grande gruppo di persone è morto proprio lì. Un gruppo di persone è stato ucciso lì? Ti prego, smettila. Sto per vomitare. Forse è quello che intendeva dire con il più grande, il più tragico e più terribile evento nell'intera storia umana? Oh? Allora stavi pensando la stessa cosa? Bene, la mia teoria è che l'omicidio di massa che è avvenuto in quella stanza e l'incidente che abbiamo sentito dire di un anno fa è la stessa cosa. Quella scena terribile in quella stanza è la tragedia che è avvenuta un anno fa. Precisamente la tragedia ha un altro nome, ovvero il genocidio del corpo studenti dell'Opspeak Academy. Non so parlare, ma vabbè. Se dovesse essere vero, spiegherebbe perché l'Opspeak è stata forzata alla chiusura. Voglio dire, immagino che abbia senso, però è terribile. Non solo terribile, super duper terribile. Una bomba a coltella di R esplosa nella classe piena di studenti. Mio Dio. E tra l'altro... No, in realtà ve lo dirò dopo, quando scopriremo tutta la verità. Questa cosa. Però... sì. Hanno ragione. E oltre il terribile. È terribile, è tragico e senza alcuna speranza. Però... non è comunque un qualcosa che ognuno di noi si aspettava che sarebbe successo. Voglio dire, c'era davvero bisogno di coprirla. Prossima è Kyoko. Diciamo, quello che mi preoccupa è il laboratorio di biologia. È l'unico posto nel quinto piano a cui non abbiamo avuto accesso. Il laboratorio di biologia? Mi chiedo che cosa ci sia lì. Beh, se dovessimo essere in un videogioco dell'orrore cliché, immagino che ci sia una qualche sorta di creatura. Il boss finale, il Tyrant, o... Ma non siamo in un videogioco dell'orrore, però. Oddio, dipende dai punti di vista, Aoi. Comunque non dobbiamo preoccuparci di esso al momento.
Non pensate a nulla che possiamo trovare lì. Al momento non ci possiamo mettere piede. 当然だ。 I vostri piccoli cervelli possono fare così tanto. Possono fare così poco, per cui utilizzateli in modo efficiente almeno. Monokuma con una pistola. それは No, in realtà Monokuma ce l'ha detto dove sta. La sua, diciamo, struttura di residenza è la presidenza nel quarto piano, se ti ricordi, Ciel. Che anche lì non abbiamo accesso. Non mi piace il modo in cui l'hai detto, però probabilmente hai ragione. なんだ。 No. Anche il modo in cui l'ho detto è giusto. Vabbè, Byakuya è cattivissimo. È già tanto che Aoi non gli ha risposto, tipo prendendola a schiaffi nuovamente, ma diciamo che il gruppo è un po' più unito rispetto a prima con la morte di Sakura, se vi ricordate. Mhm. Toko non parla. Ehi, Byakuya, sembrerebbe che Toko voglia dirci qualcosa. なんだ。 E allora? Perché lo stai chiedendo a me? おいおい。 Beh, sei tu che le hai detto di chiudere la bocca. O quel che è. Ah, mi ero scordato di ciò. Cavolo, amico. Lo so che ti piace torturarla, però dai. Beh, Toko, se vuoi partecipare al nostro discorso col tuo putrido alito, non ti fermerò. È un onore per me, padrone. E non preoccuparti, mi prenderò cura del problema dell'odore. Ah, davvero? Te ne prenderai cura? 何なのよ。 Stai zitto, non interrompermi quando io e il mio padrone stiamo parlando. Toko sei in tutti noi. Ok, allora che cos'è che volevi dirci? Beh, ero in una classe del quinto piano e c'è stato qualcosa che ha attirato la mia attenzione. Si tratta di questo. Un coltello? Sembra tipo un coltello da sopravvivenza, se notate. Quelli che utilizzano tipo nei boschi o tipo da lancio durante le guerre, se non sbaglio. Correggetemi in caso se siete esperti di coltelli. Il coltello della bomba coltellata DRE. Vabbè, oggi sei fissato con la DRE, sì. Che ti prende? Aia, mi sono graffiato. Mannaggia a me che tengo le unghie lunghe, mi sono graffiato il non il tallone. Come cazzo si chiama sto punto? Vabbè, il punto che collega il piede alla... La caviglia. Sì, è la caviglia. Dovrebbe essere. Questo coso è grandissimo. Sembra la misura di Rambo. なんだ。 È un coltello da sopravvivenza di qualche tipo. Ah, ok, avevo ragione a quanto pare, un coltello da sopravvivenza. Grazie, Byakuya, per avermi detto questa cosa. Ma che cosa ci fa in una classe? それは E io che ne so? 怪しいぞ。 Hai intenzione di utilizzare quel coltello per qualcosa? Che cosa stai cercando di farci? Non ci farò nulla, l'ho solo preso. Non avevo intenzione di lasciare un coltello lì in giro. Beh, preferirei averlo io che lasciarlo in mano ad una serial killer. Non paragonarmi a lei. Io non sono come lei. Ascoltate, più importante di ciò, ora che abbiamo questo coltello, che cosa ci facciamo? そうだな。 Beh, non possiamo lasciarlo nelle mani di Toko, questo è per certo. Chissà che cosa potrebbe farci. 何よ。 Non ci farò nulla, è troppo pericoloso. Non date armi a Hiro che potrebbe farsi male, veramente. E allora, che cosa faremo? じゃあ Allora, perché non lo tieni tu, Makoto? Io? Oh già, io mi fido ciecamente di Makoto, per cui prenditene cura.
Allora vada per lui. Aspetta, non avete capito quello che ho detto? 決まりだ。 Beh, immagino che questo dimostri quanto si fidino di te. Dovresti fare come ti dicono. Sei sicuro che si tratti di fiducia? Mi sento come se mi stiano usando. Ok, allora ecco a te, Makoto. Beh, si stanno comportando come se avessi già detto di sì. D'accordo. Beh, immagino che non possa farci molto. Per ora lo terrò nel mio cassetto. Comunque era tutto quello che volevo dire. Ehi, Toko. Ho ancora un cattivo alido. Alito? Mi spiace. Mi spiace se puzzo. Mi dispiace. まあいいだろう。 Hai fatto un'ottima scoperta. Ottimo lavoro. Ah? Il padrone mi ha fatto un complimento? Ottimo per te. Vabbè. I suoni che fa Toko mi fanno morire. Date a Toko una flebo. Sto sognando. Deve essere un sogno. Non avrei mai immaginato di fare un sogno del genere. Mi sento strana. Vabbè, Toko è morta. È veramente diventata la nuova Ifumi, Toko. Prima era lui il personaggio Orni. Vabbè, non che Toko non lo fosse prima, ma... diciamo che aveva meno screen time di Ifumi. Adesso che Ifumi è morto... Lo screen time se l'è preso lei, diciamo. Il secchio. Così strana, davvero strana. In qualsiasi modo guardi Toko in questi giorni, mi rende davvero triste. Ci resta solo il caro Yasuhiro. Il caro Caparezza, come piace a definirlo a voi. Beh, c'è un grande giardino sul quinto piano. E la cosa che mi fa più preoccupare riguardo adesso... Beh, sono quella stupida grande pianta, il pollaio e il capanno degli attrezzi. Monokuma ha detto che si chiama il fiore Monokuma. Anche toccarlo sembrerebbe pericoloso, per cui fate attenzione. リアルな話。 È totalmente diversa dalle solite piante mangiauomini. Sono sicuro che viva in un altro ambiente. Comunque deve aver preso beneficio dal sistema di irrigazione lì presente. Oh già, apparentemente gli irrigatori sono presenti dalle 7:30 di ogni mattina. E poi si spengono. Cioè, non dalle, ma... Non ho idea in realtà. Cioè, non ho capito benissimamente se alle 7:30 si spengono o se durante la notte fino alle 7:30 sono attivi. Già, mi ricordo. Se non vuoi prenderti un raffreddore ed essere tutto inzuppato, fa attenzione. Beh, non dovrai preoccuparti. Dicono che gli idioti non prendono i raffreddori, lo sai? Hai ragione, no? Perché gli idioti non si inzuppano mai. Immagino che tu stia pensando in modo diverso. Inizio a preoccuparmi per te, Hiro. Potresti dirmi quanto fa 10 più 10? Dai, non dovresti sempre chiamarmi stupido. Voglio dire, l'ho fatto, mi sono trattenuto già 3 volte. Ciò mi rende non stupido. Ma se ti rende felice, risponderò alla tua stupida domanda. Qual era già la domanda? Non preoccuparti, l'hai già risposta. Vabbè. Ok. Dobbiamo parlare del pollaio adesso. C'erano un sacco di polli dentro al pollaio, giusto? Esatto, 5 polli.
Mi piacciono i polli. Facciamoli crescere grandi e ciccioni. E poi li facciamo diventare polli fritti. O al barbecue. Si tratta di scelte. Scusate per il body shaming, ma non sapevo in quale altro modo tradurlo. Oppure, che ne dite di... non cotti? Non c'è più nulla di fresco della carne cruda, giusto? Sono prettamente sicuro che ti ucciderà. Vabbè. Fra Asaina e Yasuhiro, cioè fra Aoi e Yasuhiro se la giocano però sinceramente, tra chi è più stupido. A mio avviso. No, perché non mi ha preso il comanda? Il comanda. Ok, reaction. Toolshed, capanno degli attrezzi. Per cui l'hai notato anche tu, quel piccone. Nanda. Che cosa riguardo al piccone? Beh, c'era un piccone nel capanno degli attrezzi. E c'erano incise sopra le parole Crazy Diamond. Non avevamo già visto quella frase da qualche altra parte? Crazy Diamond. Sì, suona familiare, credo. Non ci ho pensato, lo so. Ma sicuramente abbiamo già visto quella frase prima d'ora. Dove? Ah, ecco, mi ricordo. Era sulla giacca... sul retro della giacca di Mondo. La sua giacca diceva la stessa cosa, giusto? Crazy Diamond. Sulle mutande di Mondo. Hai assolutamente ragione. Ma perché mai dovrebbe esserci un piccone nel giardino? Mondo deve essere andato lì e lo ha dimenticato, giusto? Ma non avevamo accesso al giardino fino ad oggi. Ah, allora forse Mondo l'ha portato lì quando siamo venuti e poi Monokuma l'ha confiscato. Qualunque sia la ragione, beh, è rimasto lì nel capanno degli attrezzi. Quel piccone deve essere connesso a Mondo. Sulle mutande, vabbè. Beh, qualunque cosa sia... no, scusate, non mi viene la traduzione esatta adesso per cui la salto. Allora, quando è che l'ha fatto? Ho notato che c'era anche un tagliaerba. Immagino che potremmo utilizzarlo per chiamare aiuto. Come dovresti chiamare aiuto con un tagliaerba? Non lo so, magari potremmo fare i cerchi o qualcosa del genere. Già, farò dei cerchi. Potremmo utilizzarli per chiamare aiuto. Ma che cavolo ti è successo? Non eri così all'inizio, lo sai? Beh, perché la mia personalità non si è ancora solidificata. Non credo che sia possibile. Sono più delusa da quello che potresti fare. Beh, immagino che sia tutto per le ultime informazioni. Per ora. E allora che cosa facciamo? Beh... A partire da oggi siete tutti sotto il mio comando. Prima che procediate devo scoprire qualcosa. Quanto gradasso potresti essere? Diventi sempre più grande e più gradasso. Che cos'è che dovresti scoprire? L'identità di Kyoko? Ah? L'identità di Kyoko? Ma Kyoko è Kyoko, giusto? Sì, ma chi è? Il resto di noi è chiaro. C'è una ragione per cui siamo stati selezionati per l'Opspeak Academy. Ina è l'Ultimate Swimming Pro, Hiro è l'Ultimate Clairvoyant. Anche Makoto è l'Ultimate Lucky Student. Beh, più sfortunato che fortunato in questi ultimi giorni, ma... Chi è Kyoko? Qualcuno potrebbe dirmi chi è lei?
Effettivamente non sappiamo il talento di Kyoko. È dal prologo che non ce lo dice. Ora che ce lo dici, non ce l'ha mai menzionato. Sì, comunque Kyoko non ama parlare di sé, giusto? Non importa se le piaccia oppure no. Si tratta di fiducia. Puoi fidarti di qualcuno che si rifiuta di parlare della propria identità? Dovremmo evitare sospetti non necessari. Per cui, Kyoko, direi che è giunto il tempo che tu ci dica. Non posso. Cosa? Perché non vuoi dircelo? 違うわ。 Non ho detto che non voglio. Ho detto non posso. どういうことだべ？ Che cosa intendi? それは È perché non me lo ricordo. Che cosa? Non ho alcuna memoria di chi io sia. Non hai memoria? Vuoi dire che hai un'amnesia? なんだ？ Se si tratta di un senso di uno scherzo, beh, spero che tu lo stia facendo. Ma se non dovesse esserlo, beh, non sto ridendo. Dovrebbe essere il contrario in realtà, però scusatemi. Non puoi essere seria, giusto? Sapevo che non mi avreste creduto. È per questo che non ho detto nulla. でも Ma non importa. Comunque, la verità si chiarificherà. なんだ？ Per cui non hai alcuna intenzione di dircelo? Beh, e allora non posso stare a lungo fermo senza fare nulla. ね Che cosa hai intenzione di fare? Mi torturerai? Nulla di così barbaro. 決まりだ。 Semplicemente limiterò le tue opzioni. Non ti permetterò di continuare con le tue attività sospette. Limitare le mie opzioni? 諦めろ。 Dammi la chiave della tua stanza. Ma se dovesse darti la chiave della sua stanza, non potrà andare a dormire nella sua stanza. Romperà una delle regole scolastiche. Beh, e se non volesse, parlerà. È facile. Basta che ci dica chi è. Aspetta un attimo. Questa è una minaccia. いいわ。 D'accordo, capisco. Bene. Finalmente sei nel mood di una conversazione. Senza dire altra parola, Kyoko è andata dritta da Byakuya e le ha dato la chiave della sua stanza. まさか。 Sei una pazza! Perché ti rifiuti di parlare? だって Comunque, non è che non voglia, è che non posso. È tutto questo che continuerò a dirti. あのさ Forse ha davvero perso la sua memoria. うん。 Beh, se ci pensi, non mi sembra così impossibile. Voglio dire, questa è la peggiore scuola di sempre, dove tutte le cose peggiori accadono. L'amnesia mi sembra giusta. でも La peggiore scuola dove accadono le cose peggiori. Hai davvero intenzione di dire ciò? Eh? ね Puoi davvero essere sicuro che la vita qui sia davvero piena di solo cose peggiori? Che cosa intendi? Forse ho detto troppo. Kyoko ha rivolto le sue spalle verso di noi e senza dire altra parola è andata via. おい。 Dove credi di andare? じゃあね Non preoccuparti, non ho intenzione di farvi del male. Con quelle ultime parole se n'è andata. Le ultime parole di Kyoko. La sala da pranzo era silenziosa e con un unico suono la porta si è aperta e si è chiusa dopo che Kyoko ha lasciato la stanza. どういうことだべ？ Qual è il suo problema? でも Penso che tu sia andato troppo in là col prendere la sua chiave, sai?
Beh, per lei forse non era abbastanza. Forse avrà un po' di attenzione. Non riesco a credere. Il fatto che le piaccia essere sgridata così tanto. 黙れ Stai diventando fastidiosa nuovamente, Toko. おい Scusa. Riesco ancora a sentirti. Il suono del tuo respiro mi dà fastidio. Le stai dicendo di morire? Capisco come ti senti, però... Che cosa avrà intenzione di fare adesso, Kyoko? In più in questa situazione è proprio come prima. Non è differente da quando tutti quanti hanno iniziato ad accusare Sakura. E non sono diverso nemmeno io. Ancora non riesco a fermare nessuno. Che succede? うん。 Ma che ti prende? Perché mai hai iniziato a gridare così all'improvviso? だって Perché, guarda... Monokuma? Sei tu, ma da quanto tempo stai qui? Io sono veramente, veramente arrabbiato! Arrabbiato per cosa? Per il ladro! Sì, esatto. Sono così triste da dirvelo. C'è un ladro fra di voi. Cosa? La mia preziosa. L'hanno rubata. La tua preziosa? 先生はお前らのこと信じてたのに Il お vostro... 前らに裏切られる No, なん no, て Scusate, non volevo parlare sopra Monokuma. A quanto pare questa frase l'ha doppiata lui. しょぼーん La realtà è piena di relazioni complicate, non è vero? Non importa quanto le persone scappino nelle loro fantasie. ね Ma che cavolo è la tua preziosa? Onestamente non me lo ricordo cosa sia la preziosa, per cui potrei anche sbagliarmi e magari riferisce a il prezioso. Cioè mi sto riferendo ad essa come cosa, per cui in caso se dovessi sbagliarmi poi cambio il pronome, non vi preoccupate. State zitti! La speranza che tutti voi congeliate e moriate in una morte per strada, praticamente. Mio Dio! どういうことだべ E se n'è andato. Ma di che diavolo stava parlando? あのさ Ha detto qualcosa riguardo alla sua cosa preziosa che è stata rubata. Qualcuno ha la più pallida idea di che cosa si possa trattare? Deve avere a che fare con Kyoko. Chi altri potrebbe essere in grado di rubare qualcosa da Monokuma? Davvero Kyoko abbia rubato qualcosa da Monokuma? Ma se dovesse essere vero, perché mai lo avrebbe fatto? È finito il primo giorno del capitolo 5, ragazzi. 校内 Yo 放送 do で this. ただいまより夜時間になります。 Che è il giorno più lungo solitamente, è il primo. Per cui vediamo se in questa live riusciamo a fare tutta la daily life. Se no, a sto giro la smezziamo in due parti. いい夢を。 Mhm. おやすみなさい。 Andiamo a Nanna. ね Ah, a quanto pare dobbiamo andarcene via da qui. そうだな Possiamo parlarne di più a riguardo domattina. E riguardo a Kyoko... Comunque, dopo quello che è successo con Monokuma e Kyoko... Sento come se c'è qualcosa nell'aria. Vi suggerisco di prendere precauzioni extra questa notte. Restate nelle vostre stanze e non andate in giro. それは Non credo che ci sia bisogno che tu ce lo dica. じゃあな Beh, allora disperdiamoci. A domattina.
seguendo la sua leadership siamo tornati nelle nostre stanze. È successo un botto di roba strana. Ah, è vero. Devo mettere via questo coltello che ho ricevuto da Toko. Penso che il posto più sicuro sia nel mio cassetto della scrivania. Ma comunque Kyoko starà bene? Non può andare nella sua stanza? Che cosa farà? Non c'è qualcosa che io possa fare? Qualcosa che io... Boh? Ding dong. Cos'è, viene a dormire in camera nostra adesso, Kyoko? Come ho aperto i miei occhi ho realizzato di essermi addormentato senza realizzarlo. Ma più importante... Ho appena sentito il campanello? Andiamo a vedere un po' chi è. Kyoko. Wow, non me lo sarei mai aspettato. Kyoko? Ti aspetto nella dressing room. Ci vediamo lì. Ehi, aspetta, Kyoko! Senza dire altro, è scomparsa nelle profondità dell'oscurità della hallway. Non ho... Lo so che non dovremmo uscire la notte, però... Non posso non andarci. Vabbè, Makoto. Scusami per averti chiesto di incontrarmi così tardi. Va tutto bene, ormai ci sono abituato. Capisco. Beh, allora lascia che vada dritta al punto. È qualcosa di cui non puoi parlare di fronte alle telecamere di sorveglianza, giusto? Che cosa vuoi dire? Ha qualcosa a che fare con la roba che hai rubato da Monokuma? Monokuma ci ha detto poco fa che qualcuno ha rubato qualcosa. Sei stata tu? Esatto. Quindi avevo ragione. Ma che cosa hai rubato? Ho rubato questo. Una chiave? Ma guardandola posso dire che non si tratta di una normale chiave. Aveva la forma di Monokuma. Probabilmente è l'unica chiave di questo tipo sul pianeta Terra. Dove l'hai presa? Dalla stanza della presidenza. Che cosa? Sei entrata nella presidenza? Ma non era chiusa? Il locco, cioè il lucchetto è stato rotto. Che cosa? È stata Sakura. L'ha fatto per noi. L'ha fatto? Ricordi cosa ha detto nell'ultima nota? Non andrò giù senza... e morire senza far nulla. Io ti combatterò. Quindi Sakura è entrata nella stanza della presidenza per noi? Esatto. Così che potessimo scoprire qualunque segreto che ci sia al suo interno. L'ha fatto per noi. Ha violato una delle regole scolastiche per aiutarci. Aveva già deciso di morire, per cui il suo ultimo atto è stato quello di distruggere le regole di questo posto. Ho notato che la stanza era aperta dopo il class trial che abbiamo fatto ieri. Ma se ci fossi entrata e basta, Monokuma mi avrebbe notata. Per cui ti ho usato come esca. Per cui è per quello che mi hai ordinato di incontrarmi nel centro dati. Esatto, volevo che attirassi l'attenzione di Monokuma. L'ho presa come opportunità per entrare nella stanza della presidenza e come risultato ho trovato questa chiave. Wow. E allora quello che mi avevi detto ieri in realtà era per la presidenza.
Probabilmente l'ha trovato lì questa ha trovato lì questa informazione di Mukuro Ikusaba. Mhm. Che idea vi state facendo voi per adesso, ragazzi? Hai trovato altro riguardo a questa Mukuro Ikusaba mentre eri lì? Sì, ho trovato un file nella presidenza che parlava di lei. Non conosco ancora tutti i dettagli, però una cosa sicuramente la so, è che Mukuro Ikusaba è pericolosa. Pericolosa? È molto probabile che sia il Mastermind. Il Mastermind? Ma non ha detto che Alter Ego, che probabilmente il preside è il Mastermind? Che finalmente si inizierà a capire qualcosa di segreto. Eh già. No. Il preside non è il Mastermind. Ne sono abbastanza sicura. Che cosa? Non ne ho ancora le prove, ma dubito di non aver ragione. Per avere... cioè, per fare un'argomentazione così forte senza prove, diciamo, non è assolutamente da Kyoko. Ma se non si tratta del preside, che allora significhi davvero che Mukuro Ikusaba sia il Mastermind. Comunque questa chiave è una grande opportunità. È quella che aspettavamo. È finalmente in mano nostra. Ora che l'abbiamo non possiamo lasciarcela sfuggire, giusto? Giusto, ma che cosa dovrebbe sbloccare questa chiave? Ancora non lo so. Questo è perché ho bisogno che tu attiri nuovamente l'attenzione di Monokuma nel frattempo che lo andrò a scoprire. Aspetta, per cui hai intenzione di andare a dare nuovamente un'occhiata? Non puoi farlo, è troppo pericoloso. E tu vuoi che io attiri la sua attenzione, giusto? Ma non sappiamo se ci sia solo un Mastermind, giusto? Se dovesse essere più di una persona che ci controlla. Ma non mi hanno beccata la scorsa notte, giusto? Beh, forse siamo stati fortunati. O forse il Mastermind non può monitorarci e controllare Monokuma allo stesso tempo. Come ho detto, non siamo stati scoperti la scorsa notte. Ma come dici, potrebbe trattarsi di pura fortuna. Il che significa che dovremmo provare questo esperimento ancora una volta. E se dovessimo essere nuovamente insuccesso, allora immagino che il colpo di fortuna sia la verità. Dopo che Kyoko ha finito di parlare, era totalmente calma e composta. Non potevo far altro se non stare qui ad ascoltarla. Se davvero il Mastermind non può guardarci e controllare Monokuma allo stesso tempo, allora c'è un periodo di tempo in cui è vulnerabile. Il che significa che dobbiamo scoprire quando è. Forse, però non importa che genere di reward è tipo premio, il rischio è troppo alto. Quando penso che potremmo fallire, non penso che tu debba preoccuparti più di tanto. Dopotutto, se con le minime restrizioni siete liberi di esplorare la Hop Speak Academy a vostra discrezione. Regola numero 4, ricordatevi. Alcuna restrizione ci è stata messa per risolvere il mistero? Mi sbaglio? Anche se ho preso la chiave, non ho rotto alcuna regola. Ma se il Mastermind decidesse di fare qualcosa, a tutte le regole non
Non importa. Potrebbe ucciderci tutti in meno di un secondo. なるほどね。 Beh, allora in quel caso, anche se il piano dovesse fallire, almeno dovremmo provare questa ipotesi. Quale? そう。 In un momento di crisi il mastermind romperebbe le proprie regole? Oppure no? Bevo un pochetto d'acqua che... Sono un po' con la gola arsa. Mhm. つまり In altre parole, guadagneremo qualcosa sia se dovremmo aver successo che no. Non c'è alcun motivo per non provarci, giusto? Ma 先に進むためには危険を避けては通れない。 diglielo, Kyoko. Lo sappiamo del pericolo, ma il rischio significa risolvere il mistero, per cui non abbiamo altra scelta. ね Mi sbaglio? In quel momento ho finalmente realizzato. Non avevo mai visto un singolo spiraglio di paura o disperazione negli occhi di Kyoko. Il suo sguardo era fissato sul mistero in avanti e sul nemico di fronte a noi. E con quello in piena vista aveva sorriso. Non posso cambiare come mi sento, ma non lo farei nemmeno se potessi. E allora Kyoko ha preso qualcosa dalla sua giacca, dalla tasca della sua giacca, e me l'ha fatto tenere. Che cos'è questo? そうね。 Considero un simbolo della mia determinazione. Non aprirlo ancora. Aprilo solamente se dovesse succedermi qualcosa. Se dovesse succedere qualcosa? でも Non ho ancora pianificato di morire, ma c'è sempre l'opportunità. E la morte senza significato, beh, non è non ha un suo appeal. ね Per favore, voglio che tu la tenga per me. D'accordo, la terrò, ma solo perché me l'hai chiesto tu. Te la dirò ad un certo punto. Sì, ne certa. ええ Sì, certo. ね Ah, ancora una cosa. Non puoi dire a nessun altro quello che ho scoperto. Certo, ma... È perché c'è l'opportunità che il mastermind possa scoprirlo, giusto? ええ Sì, c'è anche quella parte. Vuoi dire che per qualcos'altro? さあ Non è nulla, dimentica quello che ho detto. Non è un qualcosa che si può dimenticare così facilmente. じゃあ E allora, che ne dici? Iniziamo? 苗木くん Conto su di te, Makoto. Devo giusto attirare l'attenzione di Monokuma, giusto? Beh, darò il meglio di me. じゃあね Vado avanti. Il resto state. Ok. Come ogni altra volta se n'è andata. Anche se non era come ogni altra volta. Mi è venuto all'improvviso un nodo allo stomaco quando l'ho vista camminare via. No, andrà tutto bene. Io lo so. Perché Kyoko... Mi stavo parlando tra me e me per aiutarmi un po' con l'ansia. E a quel punto sembrerebbe che abbia funzionato. Ok, facciamolo. Ehi Monokuma, puoi vedermi, giusto? Vieni qui. Ho un osso... I've got a bone to pick with you. Aspetta, che cacchio significa? Tipo un modo per dire... Ho degli affari in sospeso con te. Credo. E dopo un paio di こ secondi. のクマ登場だよ。 Bene, bene, ma che sorpresa! Ah, il fatto che sia tu ad avermi chiamato. ねえね Ehi, ehi, comunque. え怪しいな。 Che cosa stavate facendo tu e Kyoko nella bathhouse? Solo voi due, nel bel mezzo della notte?
Sicuramente è un momento hot e vaporoso, non direi questo. Così caldo. Lo scommetto per voi ragazzi. Remove to conform with local and internal censorship laws. Vabbè, mio dio, Monokuma, che esagerato. Sei un cazzone. Sì. Ok. Grazie, Ciel. È tutto questo, giusto? しょぼーん Non parlerai, eh? Lo sapevo. Beh, comunque, a differenza di te, non ho alcun interesse nelle scene notturne dei bagni. えへん Perché mi piace mantenere una vita sana di osservazione. Da lontano, con roba X-rated. Oh, è per questo che non ci sono telecamere di sorveglianza nella bathhouse? Boh, sai? O semplicemente perché si appannano e non riusciresti a vedere comunque. Ha sgamato! Sgamato Monokuma, attenzione. Ah, sì, a quanto pare era quello. なんかよ Comunque, hai fatto tutto quel casino per farmi venire qui. Che cosa vuoi? Ah, giusto. C'è un qualcosa che volevo confermare da parte tua. はにゃはにゃ Che cosa se fossi una mademoiselle oppure un tizio? 実は Ma sono nel regno degli orsacchiotti, per cui non c'è né un maschio né una femmina. No, in realtà è... なんと Davvero? 僕の存在って E allora che cosa sono? La mia intera esistenza テンション下がるな è abbastanza? Allora che cos'è che vorresti chiedermi? Beh, tu avevi detto che poco fa qualcuno ti aveva rubato qualcosa di prezioso. Che cos'è questa cosa preziosa? どういうつもり Ascolta, sono sicuro che questa sia una domanda sciocca. Non credo che sia possibile tutto, ma... Davvero mi hai trascinato qui per chiedermi questo? まったくもう Devi davvero prendermi in giro. Non chiederai qualcosa di utile su come diventare il miglior miele? Vabbè. No. Diventare il miglior miele, credo in realtà di far crescere il miglior miele. Sei così pazzo. Fra tutti gli adolescenti, proprio tu? なんだよ Mio Dio, sei così noioso, d'accordo, te lo dirò. È una chiave, è un... Ecco cosa. Che cos'era la seconda cosa? 雪 È bianco, stupido, è un segreto. Riempitelo da solo. Farmi venire fino qui per tutto questo. Ah, vorrei proprio vedere cosa sta succedendo nel tuo cervello. プンプン La prossima volta che mi chiami per un qualcosa di così stupido, aprirò il tuo cranio e lo scoprirò. Mio Dio. Arrabbiatissimo Monokuma, tra l'altro. Beh, dopo aver detto tutto ciò, Monokuma se n'è andato via. Più. Spero di averlo tenuto distratto abbastanza. Ora tutto quello che posso fare è aspettare e sperare che Kyoko stia bene. No, lo sarà. È Kyoko dopo tutto. Sono sicuro che starà bene, giusto? Beh, sono tornato nella mia stanza e mi sono messo a dormire. E così, è ufficialmente finito il primo giorno del capitolo 5, ragazzi. Monokuma Teeter, portato da voi dalla Spike Chunsoft Corporation Ltd. Ah, finisce così proprio. What?
Un filmato 3D di Sakura? Che sta succedendo? Ragazzi, what? Sta picchiando dei gladiatori? Con delle mazze? Sakura? Che stai facendo? E c'è anche Monokuma gigante. Ma in che senso? Non lo so, sta succedendo roba pazza. Che cavolo? È super stiloso. Questo super fashion game creato dalla Spike Chunsoft. Beh, allora potete comprarlo adesso. ワクワクドキドキ Voi ragazzi dovete raccomandarlo ai vostri amici. Va bene. Un sogno. Esatto. Secondo giorno. お前らおはようございます朝です7時になりました Ricordiamoci che cosa ha detto Makoto nella preview del capitolo 5. Ha detto che sarebbe successo un qualcosa 3 giorni dopo il trial di Sakura. Questo adesso è il secondo giorno dopo il trial di Sakura. Per cui facciamo attenzione, 張 ragazzi. り切っていきましょう Mhm. Il mio sì, il mio body. Vabbè, il mio corpo è così pesante questa mattina. Deve essere perché sono rimasto sveglio fino a tarda notte. Comunque devo andare nella dining hall. Prima di andare nella dining hall però salviamo perché ho paura che possa crashare da un momento all'altro il tutto. Sì, lasciamo l'area. Bravo, ricordami le cose che a scuola avevo il sostegno. Ok. Mhm. なんだ Sei un minuto in ritardo, Makoto. Come me lo spieghi? Scusa, non mi sento tanto bene oggi. 何よ Sei... Pensi davvero che essere stanco funzioni come scusa? おや Davvero adesso puoi parlare nuovamente? Non ricordo di averti dato il permesso. Voglio dire, è passato un giorno, forse si è resettato. Scusami, per favore non odiarmi. Qualunque sia la mia punizione l'accetterò. Mi metterò un cartello vicino al collo con su scritto cattiva ragazza, pulirò il tuo bagno con il mio non il toothbrush e lo spazzolino, stavo per dire dentifricio, non è il dentifricio. Se continui se smetti di fare questi commenti disgustosi, forse potrei perdonarti. Grazie, non farò più questi commenti disgustosi, lo prometto. Se lo facessi, potresti riempire la mia bocca piena di spazzatura? Fossi punizione di Byakuya Bad Girl e leccami il chest. No, che schifo, Ciel. Che schifo. Finché sei tu e nessun altro, non mi dispiace. È disgustosa fino alle ossa. あのさ Comunque, dov'è Kyoko? Non la vedo da questa mattina. Cioè, non l'ho ancora vista stamattina. No figo. È peggio di essere più in ritardo del pranzo. Per un appuntamento, oppure per il tuo matrimonio. Per qualsiasi cosa. Forse è arrabbiata per quello che è successo ieri e non si mostrerà più? Non posso dire agli altri
il motivo per cui Kyoko potrebbe non essere qui. La miglior cosa da fare ora è starsene zitti. Guarda, quella sottona non è colpa mia se si farebbe di fare di tutto, veramente. 妙だな。 Qualunque sia la sua ragione, sono curioso di cosa stia facendo. Lo so che non è, non è nella sua stanza. そうだな。 Oh già, è perché è ancora la sua chiave, giusto? おやおや。 Ah, state cercando per la signorina Kirigiri? Che cosa vuoi adesso? ねえね Lo so, ho ragione, ho ragione. Vi state chiedendo dove si trovi la signorina Kirigiri, giusto? Sai dove si trova? え。ユキ。 Beh, è difficile a dirsi. Non lo sai neanche tu? なんだ。 È perché non lo sai. È perché lui è qui. Prova a darci informazioni. そうそう。 Ehi, non odiate quando qualcuno vi chiede qual è il vostro film preferito e vi dice qualche film indie strano. 怪しいわ。 Sento come se lo volessi picchiare quando cambia soggetto in quel modo. Grazie al cielo sembrerebbe che Monokuma non l'abbia notato. Per cui forse il nostro piano è andato tutto per il meglio la volta scorsa. Il che significa... ね Eh già. Che avesse ragione riguardo ciò. ねえね Per cui, ho ragione? State cercando la signorina Kirigiri? Qualcuno di voi ha la minima idea di dove sia? Non ne abbiamo la più pallida idea. E anche se lo sapessimo, non te lo diremmo. なんなんだべ。 Per davvero. え。Capisco. しょぼー。 Beh, d'accordo. Comunque. Non mi interessa. Sayonara, perdenti. Come se n'è andato, ci siamo guardati l'un l'altro. うん。 Che cos'era adesso quello? Che a Monokuma davvero non importi dove si trova? Beh, sembrerebbe essere così. だべ。 Dove diavolo potrebbe essersene andata? ね Non pensate che dovremmo andare a cercarla? E come suggeriresti di approcciarci? Anche Monokuma sembrerebbe non essere riuscito a localizzarla. 怪しいぞ。 Già. Come facciamo se anche lui non sa dove si trova? え。そうなんだよね。 Davvero strano. Yoko deve aver utilizzato la chiave per... cioè, deve aver utilizzato la chiave per essere andata in qualche parte nascosta della scuola. Ma... anche in un luogo in cui Monokuma non potrebbe notarla. Dove potrebbe essere? Boh. Abbiamo speso il resto del tempo per... della colazione per parlare un po' di dove potrebbe essere Kyoko. E dopo un po' siamo tornati nelle nostre stanze. Quindi adesso free time, ragazzi. Da chi si va? La colazione non ha aiutato. Questo poco ma sicuro. Mi sento più strano della scorsa notte. Ok. Allora riposati, Makoto, non andartene a zonzo. Sistema, salviamo. Così non dobbiamo rifarci questa parte. Allora, ragazzi, vediamo un po' cosa ci offre come studenti. Prima di tutto direi andiamocene nel negozio dello store e facciamo un po' di giri nella gacha machine perché abbiamo bisogno di
roba. Vediamo un po' cosa ci capita. Ah, comunque ragazzi, probabilmente settimana prossima, che sarà l'ultima settimana in cui avremo Danganronpa 1, probabilmente poi farò un sondaggio per farvi scegliere un attimo una cosa. Per cui fate attenzione, mi raccomando, siate presenti, così potrete scegliere un po' di cose. Un po' di cosette. Voilà. Piccolo spoiler. Sì, diciamo sul prossimo nostro gioco da portare. Che in realtà li porterò tutti e due questi giochi, però è diciamo per farvi scegliere se facciamo un giorno uno e il giorno l'altro. Oppure facciamo prima uno e poi facciamo l'altro. Molto semplicemente. Ma a tempo debito ve lo metterò. Senza alcun problema. Ok. Dai, dai, dai. Cos'è? Un telefono. Sarà affari tuoi il gioco per Nintendo DS? No, non credo sia. No, in realtà vabbè, sarà sicuramente Danganronpa 2. Ve lo dico. Dopo l'1 ve lo porto Danganronpa 2 perché anche l'atmosfera estiva per dove è ambientato il gioco. Per cui Danganronpa 2 sarà sicuramente una delle opzioni. Per quanto riguarda invece l'altra, non ve la voglio ancora dire, ve la vedrete nel sondaggio. Ma è un gioco che ho acquistato oggi, perché era in sconto. Con tanto di DLC perché era un doppio scontato, per cui ho preso la palla al balzo e ho detto ma sì, prendo entrambi. Anche perché l'avevo visto l'anno scorso, ho giocato e mi sembrava molto molto carino. Ma dove stanno tutti quanti? Allora, nel dojo ci sta Aoi. Yasuhiro sta qua. È Napuland, vero? No, non è Napuland, Nutella. Con chi facciamo il free time event, ragazzi? Perché Kyoko non c'è. Un'altra volta. Mannaggia, oh. Nello scorso capitolo era incazzata con noi. In questo capitolo è scomparsa. Considerate che con Yasuhiro ci resta solo l'ultimo di Free Time Event. Quindi non appena finiamo il suo abbiamo finito con lui. Gli altri personaggi invece sono Byakuya, che ne abbiamo fatti 2. Toko ne abbiamo fatti 0, mi sa. Aoi ne abbiamo fatto 1 invece. Per cui vi lascio la scelta. Da chi facciamo per il primo Free Time Event? Ci finiamo prima Yasuhiro? Ditemi un po'. A voi la scelta, ragazzotti. Tanto andiamo via dalla serra perché mi dà fastidio il rumore di tutto sto ambaradam qua. Volete Yasu? Non Yasuo, ma Yasuhiro. Please, rispondetemi. Dai. Ma sì, finiamoci Hiro, anche se dubito che ce lo sposeremo. Lo sai, se c'è caparezza non va bene, hai ragione. Finiamoci allora i free time di Yasuhiro. Va bene. Quante cazzate che sta dicendo. Beh, allora ho una storia per te. La mia ricerca si è rivelata sorprendente perché c'è una connessione fra la Tokyo Tower e la civiltà perduta Lemurian. È incredibile.
Sì, diamogli un regalino. E magari ci leggiamo pure l'intero profilo una volta che... Sale di mare. Hiro, mi leggi le carte? Le razioni secondo voi potrebbero piacergli? O il sale marino? Proviamo con le razioni? Io ci proverei. Incrociamo le dita. Dico 3, dico 2. Vai. Proviamo. Yes, gli è piaciuto. Si fa davvero serio, amico. Quando è che ce ne usciremo da qui? Il mondo è così grande, davvero grande. E con tutte le cose in questo piccolo angolo piccolissimo. Immagino che anche Hiro inizi ad essere davvero stressato da tutto ciò. Possiamo parlarne da uomo a uomo? Non l'ho detto a nessuno, ma ho bisogno di liberarmi da questa roba che tengo stretta nel mio petto. Di che si tratta? C'è una grande ragione per cui sono così ansioso nell'uscire da qui. Una grande ragione. Ti ho preso queste frattaglie di uccelli per leggere se il raccolto di questa stagione andrà bene. Hiro, che ne pensi? Gli piacerà di sicuro. Sono super preoccupato, amico. Ho paura che qualcuno possa entrarmi in casa e rubare tutta la mia collezione. Quale collezione? Ho navigato sul mercato nero e su un paio di canali per costruire una grande collezione di U-Parts, che non ho la minima idea di cosa siano. Credo sia una sorta di arte, ma non l'ho mai sentita. Nessuna reazione? Non dirmi che non sai cosa siano le U-Parts. Sì, esatto. Lo sai, U-Parts. Artefatti fuori posto. Cose trovate nelle rovine di un'antica civiltà, ma senza alcuna spiegazione di come siano finite lì. Teschi di cristallo, aeroplani dorati della Colombia, batteria di Baghdad, un paio di nomi. Ah, quindi piaceva a lui l'aeroplano di dorato, ma porca miseria, l'avessi saputo prima l'avrei dato a lui. Ah, tipo il sapone nel bagno di Tokyo. Ah, sì, esatto. Ma le U-Parts possono essere più che dei semplici artefatti. Per esempio, vengono definiti come famosi geoglifi del Sud America, anche. Gli Aztechi dovrebbero essere. Stai parlando delle linee azteche? No? Ah, non gli Aztechi? Allora che cacchio è? I Nazca? Non credo la Samba, ok. Pensavo fossero gli Aztechi. Intendi le linee Nazca, giusto? Ci hai preso, Asso? Perché Asso? Ci sono un sacco di musei e centri di ricerca che hanno un sacco di differenti U-Parts, ma vedi? C'è una verità scioccante. Tutti quelli veri si trovano proprio a casa mia. Ti ho scioccato? La verità è entrata dentro nella tua anima come un asteroide. Quello che ha distrutto i dinosauri? Li usavano per fare gli UFO, esatto. Ma hai davvero tutta quella roba a casa tua? Sì. La maggior parte l'ho presa attraverso l'internet. E... diciamo parecchio valida. Deve essere uno scherzo. Ci ho investito qualsiasi penny che ho collezionato. È proprio per questo che sono così preoccupato. Se tutta quella roba dovesse essere
sparita quando non ci sono, beh, sarebbe la più tragica delle tragedie. Lo sai quanto ho dovuto passare per prendere tutta quella roba? Hiro è il famoso cugino di tutti che aveva tutte le PlayStation. Sì, esatto, proprio lui. Perché pensi che dovrei trattenermi? Lo sai, tipo 3 o 4 anni? Ah? Hai risparmiato per 3-4 anni? Oh, nulla, dimentica l'ultima parte. Ok, comunque... tutto quello che ho letto è che... sei veramente serio quando fai queste ricerche su questi artefatti. La maggior parte di essi vengono spiegati in maniera perfettamente normale. Non essere stupido. Sei stupido, Makoto. È una copertura del governo. Vogliono nascondere antiche civiltà aliene e anche i segreti dell'universo. Per cui mi dirai ancora quanto odi l'occulto? No, si tratta di occulto, si tratta di alieni e antiche civiltà che vivevano assieme, per cui sì, è possibile. Non riesco a capire se ci sia un cambiamento nella sua testa. Vabbè. Questo credo che sia stato il suo ultimo free time event. Non credo ne abbia un altro. Perché ne abbiamo fatti 5. Mi sento peggio rispetto a questa mattina. Il mio corpo ha preso una direzione, eh. Ora è tutto ok. Mi sento tranquillo. È strano. Penso che potrei starmi ammalando. Oh mio Dio, Makoto, non è bella sta roba, eh. Fatemi vedere. Qualcuno alla veloce potrebbe dirmi... potrebbe cercarmi quanti... free time event hanno i vari personaggi. Così almeno non spendiamo un altro tentativo su Yasuhiro se dovesse essere al max. Un attimo, se no cerco io. Controlliamo immediatamente dalla wiki, perché vorrei evitare di perdere l'occasione di parlare con qualcun altro, se no. Allora. How many free time events are present in Danganronpa Trigger Happy Havoc? Ah no. Un attimo. Allora. Fatemi vedere. Yasuhiro Gakure. Ah, ok. Loves. Sto cercando un attimo, scusatemi ragazzi. Free time. Capito? Ah no, queste sono le location. Non ci sono i dialoghi. Ah, free time event 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ce n'è un ultimo, ok. Però incrementa gli skill points. Ah, posso vedere cosa... Sembra 6, ha senso? Sì, ce ne sono 6. A quanto pare. Sto controllando anch'io. Vedo gli altri personaggi, cosa mi danno. Magari. Vediamo tipo Toko, che non l'ho mai fatta, come
Item event. Come skill. Ah, il free time event 1 ci dà vocabulary. Ah. Volendo possiamo fare quello di Toko. Ciao Sbigia. Facciamo il free time event di Toko che non l'abbiamo mai fatto, dai, poverina. Vediamo un po' che ci dice. E poi Caparezza lo finiamo in questo capitolo. Così siamo tutti felici e contenti. Dov'è Toko? Ah, qua nella serra. No, è nella dining hall. Makoto? Stai guardando me? Che cosa pensi? Che cosa pianifichi di farmi? Dovrei parlare a Toko mentre si comporta in questa maniera? D'accordo. Stavo perfettamente spendendo il mio tempo felicemente con me stessa. Ma se sei così disperato per attenzioni, immagino che potremmo uscire per un po'. Ok. E tra l'altro posso anche vedermi che oggetti vuole. Per il tutto. Così mi evito di farmi figure di merda. Datemi un attimo che sto facendo un casino. Please. Dimmi che sono ancora sulla pagina. Yeah, ok. Vediamo, le piace. Ah, le piace la rosa. Ok, bambola antica. Novelist and pen. Ok. Abbiamo un po' di roba che potrebbe piacerle. Dopo io siamo... Vediamo se ce li ho questi oggetti. Controllo solo un attimo qua. Allora, Toko piace. Rosa avevo letto. Rosa in vitro. Le piace? Sì, ok, diamola. Scusami, ma sono già... diciamo unita al mio padrone. Per cui non posso venire ad un appuntamento con te. Però se sei d'accordo con ciò, non mi dispiace che pensi a me. Ok, vedere Toko così entusiasta mi rende felice. Va bene, Makoto. Se ne resta qui. E voglia qualcosa? Ma non sto dicendo nulla. Forse dovrei provare ad iniziare una conversazione. Toko? Cosa? Vuoi parlarmi? Beh, sinceramente non posso fermarti, per cui parla. Ok, d'accordo, ma che cosa dovrei dirle? Che cosa fai nel tuo tempo libero? Perché vuoi saperlo? Beh, voglio dire, sai... Siamo intrappolati qui insieme, per cui... Se saremo amici sarebbe carino conoscerci l'un l'altro. No, Toko, perché non vuoi scambiarci gli yao? E niente. Che cosa hai detto? Dopo quella parte di essere intrappolati. Saremmo che cosa? Amici? Vabbè. Che cosa intendi con amici? Pensi che io sia stupida? Stai cercando di ingannarmi. Sono già stata ferita una volta. Non lascerò che accada nuovamente. Sei stata ferita? Cos'è successo? E dai, lo so che non ti importa realmente di me. Non vuoi conoscermi. E anche se lo volessi... No, non è vero. D'accordo. E allora dimmi. Dirti che cosa? Lo sai perché mi chiamano l'Ultimate Writing Prodigy? Cos'era successo all'Avatar? Non lo so. Già, sì, perché hai vinto tutti quei premi letterari e tutta quella roba lì. E allora dimmi. In cosa sono brava? Qual è la specialità?
Se vuoi davvero convincermi di quella merda, dovresti almeno conoscere ciò. Il genere in cui si specializza l'Ultimate Writing Prodigy è il romance, se non sbaglio. Era. Sì. È il romance, dopo tutto. Allora lo sapevi? Sì, il tuo più gran successo era So Lingers the Ocean. Giusto? Tutti quanti dicono come sia un masterpiece. Toko fa le novel BL. Oh yeah. Non lo so se le faccia BL, sai? Credo siano romance normali. Il libro che è stato un hit è stato quello sui pescatori, che ha venduto. Gli Hottest Men hanno fatto anche diciamo, hanno fatto anche un sondaggio riguardo agli Hottest Men, giusto? Come fai a sapere tutto ciò? L'avevano letto all'inizio del gioco in realtà, per cui bastava stare un po' attenti e ricordarsi questa cosa. Ce lo dicono praticamente subito che lei è conosciuta come Ultimate Writing Prodigy per il genere romance. Non c'è alcun modo che ti interessi di me. Ti sto dicendo sul serio. Voglio dire, siamo amici, giusto? Sono cieca. La tua natura intraprendente mi ha resa cieca. E niente. Toko è scappata proprio come una banshee. Ok. Non ne sono molto sicuro. Che mi odia adesso. Yes! Abbiamo ottenuto la skill vocabulary. Mi sa che per il 2 poi la utilizzo la wiki per sapere chi è che mi sblocca le skill e quando. È molto comoda come cosa. Siamo tornati nella nostra stanza. Ho i brividi. Mi gira la testa. Non ce la faccio, ho bisogno di dormire. Non sarà le ore notturne per un po', ma credo che il mio corpo ha raggiunto il suo limite. Per cui mi sono sdraiato sul letto e sono sceso a dormire. Ero privo di sensi prima che la mia testa abbia colpito il cuscino. Beh, non è completamente vero, non ero totalmente privo di sensi. Era più come se la mia coscienza fosse dim, non so cosa sia. Penso sì e no. Tra entrambe le parti, forse. Quello è tutto quello che avevo da dire. Eh sì, si è ammalato Makoto, ragazzi. Ero privo di riposo. Sta malissimo, povero Makoto. Ad un certo punto mi sono ritrovato in uno strano sogno. Affievolita. Ah, affievolita, grazie, Sil. E con quel sogno una voce echeggiava nelle mura della mia mente. Scusatemi. Quella voce mi è così familiare. Ah, ma è... Grazie al cavolo che è familiare la tua, Makoto. Sono io. Ah no? Ah? Che cosa sto cercando di dire?
Mm, 残らなくちゃいけない。 ok. ここに残らなくちゃいけない。 Che strano però. Mm. なんだ今の夢。 Era un sogno? 変な。 Mhm. Oh? What the fuck? Che è successo? Oh mio Dio. Hanno cercato di uccidere Makoto. E non ce n'è neanche un movente per adesso in sto capitolo. Kyoko? キリキリさん。 Come ha fatto a entrare? なんで Oh mio Dio. なんて言ったの。 Non dice nulla. Oh, è Makoto che non riesce a sentire. Ed è così che è finito il secondo giorno del capitolo 5. Ogni giorno è così pacifico. Ogni giorno è una gioia. I giorni felici dipendono dal tempo in cui ti alzi e dal tempo in cui vai a dormire. Desidero solo che questo non cambi. Dei giorni felici che non finiscono mai. I giorni di noia si ripetono sempre e sempre. Nessuna normalità per ora, bellissimo dai miei occhi. La vita senza il più piccolo pezzo di anormalità. そんな世界があるとしたら、それってものすごく異常だと思うんです。E beh, effettivamente. Bellissimo delirio. Abbastanza. Tra l'altro c'è Makoto che è ammalato, per cui wow. Terzo giorno. お前ら、おはようご Ed ざい è ます。 tornata Kyoko. 朝です。7時になりました。起床時間ですよ。さて、今日も張り切って。 Terzo giorno, ragazzi, quindi se quello che c'era stato detto durante il pre-capitolo 5 dovesse rivelarsi vero, quest'oggi accadrà un omicidio. Vediamo. Vediamo se è vero. Ci è voluto più tempo del previsto per me per aprire gli occhi. Ah. Ho fatto uscire un piccolo sospiro prima di alzarmi. I brividi, i dolori, il letargo sono... No, letargi non credo sia letargo, effettivamente. No, che cazzo era letargi? Mi sa che ho sparato una minchiata assurda. Scusate per il francesismo, in realtà. Sono tutti scomparsi in una notte. Tutto quello che mi è rimasto... Beh, essere bagnato fradicio di sudore. Praticamente. C'è anche quel punto. Il sogno che ho avuto. Che cosa diavolo era? Voglio dire... che possa considerarsi veramente un sogno. Sì, forse stanchezza a sto punto, potremmo dire così.
ero così disperato nel richiamarlo. Ho provato a prendere un po' di frammenti del mio sogno e cercare di rimettere insieme la mia memoria. Esatto. Mi ricordo la scorsa notte. Mi è venuta la febbre e non riuscivo a dormire molto bene. E ho sentito una voce. Non riesco veramente a capire. E poi... all'improvviso ero sveglio. E poi c'era una strana persona di fronte a me che indossava una maschera. E fra l'altro, se vi ricordate, è la stessa persona che ci aveva accoppati a fine capitolo 3, quando eravamo nel ripostiglio nascosto nei bagni del secondo piano. E stavano avendo un coltello, che è lo stesso coltello che mi sa che t'hanno rubato dal cassetto, Makoto. Vorrei dire di averli combattuti, però in realtà non mi ricordo. Sento come se nella mia testa ci sia qualcosa di staccato dal mio corpo. Qualcosa che brucia con la febbre. Ero da qualche parte lontano. Guardavo il mio corpo muoversi di sua spontanea volontà. Ed è proprio per questo che non ricordo cosa sia successo in realtà. Ma comunque... beh, mi sento come se gli avessi resistito in modo disperato nonostante la febbre. Dopotutto le cose sono nuovamente... si sono oscurate. E l'altra cosa che mi ricordo è... Kyoko. Kyoko era lì. Ma che cosa ci faceva nella mia stanza? Che strano sogno. No, aspetta, era davvero un sogno. Come potrei scoprirlo? Guardando nel cassetto se c'è o meno il coltello. Se non c'è, non era un sogno. Ho aperto il cassetto e... ah? È vuoto, non c'è nulla all'interno. Aspetta, nulla al suo interno? È strano. Perché prima non era così. Cioè, sono sicuro al 100% di aver messo il coltello che ho ricevuto da Toko lì. Aspetta, questo significa che... il coltello che mi hanno detto di tenere al sicuro... lo sapevo. Avevo questo presentimento. Non era un sogno dopo tutto. Ma se dovesse essere vero... tutto questo ha ancora meno senso. Perché mai qualcuno avrebbe dovuto attaccarmi? E chi si trova dietro quella maschera? E perché c'era Kyoko? Cosa diavolo sta succedendo? Beh, non penso che lo scoprirò di mia spontanea volontà. Dovrei dirigermi nella dining hall. E allora potrò parlarne con tutti gli altri. Prima salviamo. Poi andiamo nella dining hall. Che dici? Ti sembra un buon compromesso, Makoto? A me sì. Ok. Andiamo nella dining hall. Il televisore che si vuole spegnere, ma ormai ci sono abituato. Mi sa che ha un timer di 3 ore e poi si spegne. Eccoci nella dining hall. C'è solo Aoi? Ah, Makoto! Sì, è Makoto. Di certo il cielo è blu. Ok, Hina. Mi hai davvero fatto preoccupare, lo sai? Che cosa ti è successo la scorsa notte? Preoccupare?
Sì, dopo che è suonato l'avviso delle ore notturne, siamo tutti venuti a cercarti. Abbiamo suonato al campanello, ma non ci hai risposto. Voglio dire, pensavamo che tu fossi... Beh, lo sai, forse non è realmente successo, voglio dire. Nessuno qui vorrebbe... Beh, sai. Comunque, come stai? Non mi sento tanto bene. Per cui sono andato a dormire. Non avevo nemmeno la minima idea che voi ragazzi vi foste mostrati. Ma... Perché siete venuti da me? È successo qualcosa? Un sacco di roba in realtà. Non sono sicuro di... Cioè, non sono sicura di come potrei spiegartelo. Va bene, andiamo a incontrare tutti gli altri. Così te lo diranno loro. Per cui tutti gli altri stanno aspettando da qualche altra parte. Come l'ho detto, da qualche altra parte. Oh già, siamo rimasti svegli tutta la notte. Tutta la notte. Ho perso a carta, forbice e sasso, per cui sono dovuta venire a prendere la colazione per tutti quanti. Sei qui giusto in tempo, aiutami a portarla. Ok, va bene. Tutti quanti sono nella palestra. Sbrigati. Ci incontreremo lì. La palestra? Perché tutti quanti sono in palestra? E tutta la notte? E allora, cioè ragazzi, significa che forse Monokuma quinto movente? A sto punto, non lo so. Però il quarto non è che avesse funzionato un granché. Cioè è stata Sakura che si è ammazzata lì. No, la palestra non era qua. Dov'era? Ragazzi, mi sono dimenticato. Dove si trova la palestra? Non ci vado da troppo tempo. Morto? Non lo so. Ah no, era qua la palestra. Sorpresa? Boh. Non ci andiamo troppo tempo nella palestra a piedi. Ci sono tutti tranne Kyoko. Ah, eccolo qua. Questo è peggio dell'essere in ritardo per il proprio matrimonio. La nascita di tuo figlio. E al tuo stesso funerale, tutto in una volta. Cavolo, per mostrarti adesso come se non fosse un gran problema. Ci hai fatti rimanere sveglio per tutta la notte. Mentre tu dormivi come un bambino nel tuo letto. Proprio come ha detto Ina, tutti quanti erano qui, tranne Kyoko. Poi ho notato, hanno formato un cerchio attorno a qualcosa. E come ho visto quella cosa era... Ma che... Prima che potessi guardare io stesso ho pianto. Cioè no, ho gridato. Non pianto, scusate. In fronte a loro c'erano i rimasugli di Monokuma. Vabbè, lo stanno smontando. Che guardate che roba. Vabbè. Rilassati, non è un pericolo. Dici così, però... Cos'è sta roba? Che cosa state facendo? Parliamo con Byakuya. Seriamente, ma che cosa stavate pensando?
Scusatemi, mi sono dovuto mutare un secondo. Come puoi aprire un qualcosa del genere e dire che non è pericoloso? なんだ Idiota. Se non ti fossi addormentato, a quest'ora sapresti che cosa sta succedendo. まあまあ Beh, immagino che posso spiegarti. Ti spiegherò cosa sta succedendo, Makoto. Ecco cosa sta succedendo. うん Byakuya ha trovato questa piccola forma di vita in giro e poi l'abbiamo iniziata a smantellare. Questo non spiega assolutamente nulla. なんだ Prima di andare a letto scorsa notte, siamo venuti in palestra per provare a parlare con Monokuma. Volevamo vedere se avesse ottenuto delle nuove informazioni riguardo alla sparizione di Kyoko. E l'abbiamo trovato proprio qui. Come normalmente è. Però, quando l'abbiamo trovato, non era nulla di più se non un semplice giocattolo. Non reagiva, non diceva una parola. Sta dicendo che non si muoveva affatto. Abbiamo aspettato qui fino nelle ore notturne. Ma Monokuma non si muoveva. Per cui ho preso tutti quanti il più velocemente possibile per fargli venire a dare un'occhiata. Anche così non si è mosso minimamente. Per cui ho iniziato a disassemblarlo. Molto semplicemente. È stato un piano del padrone. Scoprire che cosa c'è al suo interno. Quello che abbiamo scoperto è che si tratta di una macchina piuttosto sofisticata. E di lega oltre normale da un qualsiasi giocattolo a controllo remoto. Chi ha abbastanza tempo libero per investigare qualcosa del genere comunque. Ma a parte questo, mi stavo chiedendo perché ha smesso di muoversi all'improvviso? Forse ha pensato che... Ho pensato che fosse un malfunzionamento, ma non abbiamo trovato alcuna causa che l'ha reso in questa maniera. Per cui non si è rotto. つまり Il che significa che deve essere successo qualcosa al suo... oddio, puppeteer in italiano come cacchio è? Oddio, ventriloquo. Il suo mastermind, qualcosa deve essere successo. Non riesco a immaginare altra possibilità. Qualcosa di inaspettato. Burattinaio, ecco, grazie Nutella. Burattinaio forse è più giusto perché il ventriloquo è quello che fa muovere i pupazzi e li fa parlare. Mhm. Sì, sì, grazie. Ormai mi ero abituato a collegare ventriloquo rispetto a burattinaio. Probabilmente si sono spaventati del padrone, per cui sono scappati via in terrore. ひょっとして O forse si sono ammalati o qualcosa del genere? Ma Monokuma ha fatto il suo annuncio questa mattina, giusto? Chi non fa ciò se non il mastermind? Probabilmente è tutto registrato perché dice sempre le stesse cose. Oh, sono sicuro che si tratta di una registrazione. Ha un timer e viene suonata quando è necessario. Beh, è vero. Dice le stesse esatte identiche cose ogni giorno, giusto? おいおい Ehi ragazzi, non credo che sia un'ottima cosa per questa conversazione. だべ Ma ho trovato qualcosa. Di che si tratta? Della bomba che c'era al suo interno. Vi ricordate nel prologo quando era esploso, quando si era incavolato con Mondo? Ma è... え è cosa? È una bomba. Ce n'è una installata su ogni robot Monokuma, ne sono convinto. なら Una bomba? Ma è super brutto, dobbiamo sbarazzarcene. うん Capito, subitissimo. Sembrerebbe che questa sia una bomba a sensore. Se vede qualsiasi movimento, sono sicuro che andrà.
ha sensore di movimento? Dici sul serio? Oh no 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 no. Ehi, voi due? Non siete uomini, giusto? Sto bene, va tutto bene? Tu non stai bene? Stai panicando? Probabilmente avrei dovuto menzionarvelo, ma il sensore motion è spento ora. Non spaventarmi in questo mondo. Cavolo, sei la persona più senza spina dorsale del mondo, dell'intero secolo. ひでえぞ。 Oh, e dai, dell'intero secolo. Cioè, sì, secolo. Il secolo è appena iniziato. Non vorrei mica far finire la gara. Comunque, sbrigati e metti la bomba giù. Tenerla in mano non è una buona idea. うん。 Oh già, ottimo. Bentornata, Sophie. どうだべ。 Ok, è giù. Tutto a posto. Ecco qua la bomba. Io ho messo la bomba giù. Ma questo non è il mio problema principale. I miei occhi sono sui rimasugli di Monokuma. Ha smesso di muoversi all'improvviso. Che sia perché il mastermind non se l'aspettava. Ma dove potrebbe essere? Boh. Sicuramente era nella tua stanza forse quando stava succedendo tutto ciò. Soprattutto se crediamo all'ipotesi di Kyoko. Essere attaccato dalla figura mascherata. Sarà in bagno. Ehi, Makoto. おいおい。 Non fare a noi. Hai sentito una parola di quello che abbiamo detto? Presumo che sia un no. Ma sei completamente andato di testa? Scusatemi. Stavamo dicendo che dato che abbiamo finito di smantellare Monokuma, che cosa dovremmo farcene ora? Beh, abbiamo deciso di continuare il nostro assalto offensivo. 決まりだ。 Provare a scoprire la vera identità del mastermind. Per cui andremo nella stanza della presidenza. Davvero? 当然だ。 Dato che il mastermind sembrerebbe aver fermato le sue attività, questa è la nostra chance, non credi? Ma se il mastermind dovesse tornare mentre siamo lì, なんだ。 se sei spaventato, allora potrai restare indietro. 何なのよ。 Oppure potrai andare a vivere nel pollaio, insieme agli altri polli. Così sarai il pollo numero 6. 不眠め。 Questa è una battaglia combattuta fra noi e la morte e il mastermind. Non c'è tempo per esitare. でも Già, ma voglio dire, non che significhi che dovremmo comunque più ucciderci null'altro, ma non abbiamo altra scelta ora. おい。 Cosa? Per cui che cosa vorrei fare ora? Scappare? Oppure combatterai? Hai ragione. Verrò con voi. 決まりだ。 Ok, allora. Faremo un'entrata dentro la presidenza. Tutti nello stesso momento. Qualunque cosa accada, preparatevi. Cioè sì, ti followerò. Ti seguirò dappertutto, padrone. Tutto ciò finirà. Sakura, se puoi sentirmi, concedimi la tua forza. どうだってな。 Io lo farò. Sono un uomo e posso farlo. L'intera volontà dell'intero universo è dalla mia parte. Tutti quanti abbiamo trovato la nostra determinazione nei nostri modi.
E quando siamo stati pronti abbiamo lasciato la palestra. Il nostro obiettivo era la presidenza del quarto piano della scuola. No, bevo un pochettino perché sono KO. Torno subito, vado giusto a chiudere la porta. Scusate, ma mi hanno raidato 2 volte in stanza e me l'hanno lasciata aperta. Ma vabbè. Rieccoci. Facciamo un mini salvataggio. Ormai, scusatemi, ma la moda dei salvataggi mi è venuta fuori. La presidenza è là. Si sono messi tutti qui. È bloccata. Come sospettavo. Per cui, cosa ho intenzione di fare? Non è ovvio? Spaccheremo questa porta. Ma aspetta, ma la regola dice che... Non abbiamo visto il mastermind da un po' di tempo. Significa che non importa più. Ma come dice Makoto, se il mastermind dovesse mostrarsi mentre siamo qui... E allora... Significa che dobbiamo finire il nostro lavoro qui prima che possa accadere. Sì, certo, però... Siamo arrivati così in fondo. Per cui non possiamo tornarcene indietro proprio adesso. Eravamo giunti ad un accordo. E così abbiamo fatto. Per cui... Muovetevi. Così bello. Per davvero. Non abbiamo altra scelta. Siamo disperati. Facciamolo. Spacchiamo questa torta. Ok, ma come lo faremo? Questo affare sembra piuttosto duro. Calcio alla porta della presidenza, dai. Esatto. Beh, significa che dovremo fare qualcosa di duro a nostra volta. Oh. Che ne pensate di quella roba? Del piccone? Gli oggetti nel capanno degli attrezzi. Oh già, il piccone. Interessante. Quello potrebbe proprio essere l'oggetto di cui abbiamo bisogno. Allora, Toko, che ora è? Beh, da quando abbiamo lasciato la palestra erano le 9 in punto, per cui potrebbero essere le 9:15 adesso. No, 9 dot, 9 dot era 9:15. No. Half past. No. Oddio. Dot che cosa sono? No, dot mi sa che è 9 in punto. Però è strano. Ok, sono ancora le 9 in punto. Bene. Ok, allora vai a prendere il piccone e torna qui per le 9:01. No, sono io allora che ho letto male, aspettate. Devo rileggere la linea di dialogo. Ah, ok, no, ho letto male io, scusatemi. Ecco perché non me lo spiegavo. Quando abbiamo lasciato la palestra era circa prima delle 9 in punto. Per cui adesso dovrebbero proprio essere le 9. Scusatemi, ho letto male io. Ecco perché non riuscivo a spiegarmi la frase. Ma è davvero... irragionevole. Devo farlo da sola? Beh, ti sei presa il tuo tempo, giusto? Beh, se si tratta di me e te insieme, padrone, allora...
Lo sai quanto tempo ti ci vuole a dire ciò? 10 secondi. Mettici troppo e cancellerò la tua esistenza dalla mia coscienza. Inaccettabile! Con ciò Toko se n'è scappata in modo velocissimo. おいおい。 Ma davvero? Stiamo per spaccare questa porta? I problemi non si risolvono scappando. Trova le tue pietre, sì, uomo. Ha ragione. Non possiamo andare avanti se continuiamo ad evitare i pericoli. 先に進むためには危険を避けては通れない。 Proprio come ha detto Kyoko. ね Anche se è pericoloso, dobbiamo affrontare le sfide davanti a noi. うん。 Forse, ma sono super stressato. Sono così teso che posso parlare pochissimo. Sto totalmente... Vabbè. Salsa pap. Davvero disgustoso. Da dove sei venuta fuori? Aspetta, Genocide Show? Perché ci sei tu? 呼ばれて飛び出てジェノサイド Mhm. Sono qui per portarvi il mio sorriso a forma di forbici. Ok. おい。 Dove si trova il piccone? Dov'è? Dovevo prendere un'ascia? No, tu stupida imbecille! Il piccone! Stupida imbecille! Oh padrone! Mi ferisci con questo tuo livello di barbaria? Ed ecco qua, il naso insanguinato. Davvero ti sei dimenticata del piccone? やっただぞべ。 È perché non condividono le memorie. Ecco di cosa hai bisogno. Omega 3 è ottima per problemi di memoria. Ma penso che abbiamo già stabilito che la memoria loro non viene... Cioè non rimane quando si scambiano la personalità. ありえん。 Questo è un livello di inutilità che trovo difficile tollerare. Ah, a quanto pare la lampadina si è accesa. なるほどね È per questo che sono andata nel giardino, giusto? Dovevo prendere un piccone. D'accordo. Un mistero è stato risolto. Il che significa che manca ancora un mistero da risolvere. Ancora un mistero? な Già. んか気になる私から Ora dobbiamo scoprire l'identità dell'oggetto X. あのさ Di che cosa stai parlando? Ti sei davvero dimenticata di che cosa stavamo parlando? そんなわけないじゃん Non sto dimenticando proprio nulla. Infatti, ne ho trovato uno nel giardino. Cosa? Che cosa hai trovato? Corpus? おいごる Ho detto un corpo. Di già? Un corpo? うん Esatto, ho trovato un corpo nel giardino. Hai trovato un corpo nel giardino? なんだと。 Bene, allora, prima di entrare nella presidenza, sembrerebbe che dovremmo guardare qualcos'altro. おい。 Stiamo per andare nel giardino. Ok. Come siamo entrati nel giardino? L'ho visto. Non volevo, ma...
ho visto qualcuno sdraiato a terra con una maschera che copriva la loro faccia. E c'era un coltello all'interno del suo stomaco. Ma che... Ma sono morti? Di sicuro, ma... Chi è? Capitolo 5. 100 Miles Dash, Pain of Junk Food Junkie, Deadly Life. What the actual fuck? Strano. Siamo già nel Deadly Life del capitolo, ragazzi. Giusto per rendere le cose più chiare. La scorsa notte ero stato attaccato da qualcuno che indossava una maschera. E chiunque egli sia, o ella sia, adesso sono... Non so perché, ma... si ritrovano morti di fronte a me. Ve l'ho detto, c'era proprio un corpo qui. Sono davvero morti? È davvero un corpo morto? なんだと。 Hai bisogno di iniziare a cercare in giro. Comunque... siate prudenti. Non c'è mai... non si sa mai che cosa possiate trovare. Oh mio Dio. Però non sta ancora suonando l'annuncio. Parliamo con tutti quanti. Ma che ci fa un corpo qui? Un corpo qui? Ma che ci fa un corpo qui? Voglio dire, chi è? Di chi si tratta? Come hanno finito per morire qui? Non possiamo andare avanti finché non lo scopriremo. Praticamente mi sono persa e l'ho trovato. Anche un corpo morto può trovare la sua via di casa. Ok. Ma che sta succedendo? Di chi si tratta? Spero non Kyoko, sinceramente. Dobbiamo scoprire di chi si tratta. Ma non c'è alcun modo di dirlo con una maschera che lo copre in quella maniera. E quel cappotto bianco che indossa rende impossibile dire qualcosa sul corpo di per sé. La vittima è un totale mistero. Ma una cosa la sappiamo. Cioè io la so. Si tratta di colui che mi ha attaccato nella stanza la scorsa notte. Ma perché? Come hanno finito per morire qui? Scusate, ho dato una manata. Il loro cuore non sta battendo, non stanno respirando. Tutti i segni di vita... beh, si sono fermati. Grazie all'oggetto che è stato trovato nel loro stomaco, i loro vestiti sono pieni di un colore rosso. Sembrerebbe che il sangue si sia fermato, ma è comunque ancora caldo. Fate attenzione, non toccatelo. Potrebbe finire su di voi. Come fai adesso a stare calmo in un momento come questo? Voglio dire, chi è? La loro faccia e il loro corpo sono nascosti, per cui non abbiamo alcun indizio. Sono totalmente sicura che si tratti di una ragazza. Come fai a dirlo? Beh, posso dirlo guardando l'outline del suo torace e in generale la forma del suo corpo. Già, più lo guardo e più sono sicura che si tratti di una ragazza.
Davvero? Allora potrebbe essere... Ok, allora... Togliamogli quella maschera di dosso. おい Aspetta, non... Toglietegli la maschera per l'amor di Dio, veramente. Ma prima che potesse dire qualcosa era già troppo tardi. Toko ha provato a togliere la maschera. E nel prossimo istante... C'è stata una luce fortissima e un boato. Il corpo è saltato in aria. È saltato in aria, 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 è saltato in aria. La mia visione ha iniziato a oscurarsi. E mi sono preparato per svenire. Ma poi... おい Sbrigati! Mettilo a fuoco. La Monokuma bomba, praticamente. La mia coscienza ha provato a rimanere. Ho sentito delle voci riecheggiare, ma poi sono tornato sulla terra. Qualcuno, diciamo, ha premuto sulle mie mani. Si trattava di un secchio d'acqua. Forza! Buttaci l'acqua. Ok. La metà superiore era a fuoco. Per cui ho buttato più acqua che ho potuto. Splosh. Fortunatamente è servito per spegnere il fuoco. È finito, ma c'era un... era presente un odore di bruciato. Sarà riconoscibile. Mannaggia, veramente. Immagino che ce ne siamo presi cura. Ma che cavolo, amico? È esploso? なんだと Avevo un brutto presentimento riguardo al corpo, ma non mi sarei mai immaginato che sarebbe esploso. E ora il corpo... È bruciato da cima ai piedi. E oltre la nostra portata, amico. Non compararlo ad una bistecca. O non sarò mai più in grado di mangiare bistecca. Per favore. Sì, è vero, ogni volta nei gialli è così. C'è sempre il caso in cui la vittima non si riesce a riconoscere. Ma ora che il corpo è in questa maniera non ne ho la minima idea. Come faremo a scoprire di chi si tratta? Beh, si tratta di chi non si trova qui, giusto? Ah? なんだ Se consideriamo il fatto che non è qui, beh, dovresti sapere di chi si tratta. C'è solo una persona che manca. Si tratta di Kyoko. Kyoko? Allora, quel corpo è Kyoko? No, non può essere vero. Calmati. Non ho detto che si tratta di Kyoko. ゲドよ Ma voglio dire, chi altro potrebbe... Beh, c'è solo un'altra persona. つまりだ Il Mastermind. Cosa? Il Mastermind? なんなんだべ Forza, non c'è modo. Il Mastermind... È scoppiato? Sì, serio. Normalmente sarei d'accordo con te. Non sarebbe proprio la prima idea che mi verrebbe in mente. Ma ho una ragione di credere che sia vero. Il Mastermind
essendo morto, beh, spiegherebbe il fatto di quella cosa, non trovate? Monokuma difficilmente potrebbe muoversi senza il suo padrone, giusto? ゲードよ。 Ma il corpo è una ragazza, giusto? Non ha alcun senso. Voglio dire, ricordate quello che ha detto Alter Ego? Per cui la stessa persona che ha pianificato tutto questo è il Mastermind. Si tratta di un uomo nei suoi 30 anni, che è il preside. Però noi sappiamo di Mukuro Ikusaba, il 16° studente, che ce l'ha detto Kyoko. Quindi probabilmente questo è il cadavere di Mukuro. Ha detto che il Mastermind era un uomo nel bel mezzo dell'età. Come cazzo si dice middle aged in italiano, porca miseria, scusate. Un uomo di mezza età. È ovvio che sto corpo non corrisponda. Allora, che ne pensate se il Mastermind non fosse il preside? Se fosse la ragazza teenager di cui mi ha parlato Kyoko? L'Ultimate Despair? Un vecchiaccio? Va bene, Nutella. Mukuro Ikusaba, la 16ª studente dell'Opspeak. 何？ Di che cosa stai parlando? L'altro giorno Kyoko mi ha confidato che c'era un 16° studente qui nella scuola. なんだ？ Penso che sia meglio che tu ci dica tutto quello che sai. Beh, posso dirvi quello che mi ha detto Kyoko? 戦場ムクロこの学園に潜む16人目の高校生超高校級の絶望と呼ば Colei れ che る女子 chiamano 高校 Ultimate Despair. 生戦場ムクロに気をつけろ Sembrava come se Kyoko pensasse che Mukuro Ikusaba fosse il Mastermind. Mhm. Eh già. なるほどな。 C'è un altro studente qui, ed è una ragazza. Beh, sicuramente matcha le caratteristiche del corpo. あのさ E quella frase, l'Ultimate Despair, sembra Super Mastermind, giusto? もしかすると Ok, quindi il Mastermind è questa ragazza, Mukuro. Ed era uno studente di qui. Anche lei... cioè sì, anche lei, ciao. E lei è l'Ultimate Despair. Ma... se si stava nascondendo in questa scuola... come una sorta di Bigfoot teenager... come ha potuto finire bruciata da cima a fondo? なんなんだべ？ Nulla di tutto questo ha senso. Perché mai mostrarsi all'improvviso per poi morire? Beh, immagino che dovremmo dare un'occhiata più da vicino al corpo. Forse potremmo trovare degli indizi che ci aiuteranno a scoprire esattamente di chi si tratta. Ehi, aspetta! なんだ？ Cosa? Non stiamo dimenticando di qualcosa? Lo sai, Toko? Oh già! È saltata totalmente in aria! Dimenticati di lei. Sono sicuro che l'esplosione l'avrà fatta evaporizzare. Vabbè. Oh, è sopravvissuta! Ah, è sopravvissuta. La differenza tra Aoi e Byakuya, vabbè. Aoi. Oh, è sopravvissuta, sì. Byakuya. È sopravvissuta. Dannazione. Ma che cavolo è successo? Padrone? 黙れ。 Oddio. Ti dichiari fuori dal mondo. Non avrei
mai immaginato di vedere una singola altra molecola tua. Allora non mi dispiace respirare il diossido di carbonio che inali. È abbastanza per me vivere con ciò. Questo è il più strano botta e risposta che abbia mai visto. Altro salvataggio. Mio Dio, un colpo di scena dopo l'altro. È stato più breve rispetto agli altri capitoli questo quinto, però. Dovrei guardare questo corpo più da vicino. Attento Makoto, potrebbe essere morto, ma... Cioè, potrebbe essere morta, però è ancora una ragazza. Non preoccuparti, non ho intenzione di toccare il suo corpo così tanto. Non sono Kyoko dopo tutto. Una chiave. Un pendrive. C'è qualcosa vicino al corpo, eh. Una chiave? Che sia quello che Kyoko ha preso da Monokuma? Ma che cosa hai rubato? Ah, una chiave. Sì, non è il corpo di Kyoko questo, anche perché Kyoko non ha lo smalto sulle unghie fatto in quella maniera. Cioè, oddio, in realtà non possiamo saperlo. Però, boh. Ha ragione. La chiave che ha rubato è come quella di Monokuma. Ha le unghie che avrebbe una strega. Ce l'ha più lunghe delle mie, tra l'altro, in questo momento, questo cadavere. E io ce l'ho piuttosto lunghe. Perché sono un pigrone, non me le taglio così mai. Non è nulla di tutto ciò. Allora, che questa chiave sia... Cos'è? Hai trovato qualcosa? Già, c'era questo vicino al corpo. Non ho mai visto questa chiave prima d'ora. Dove potrebbe cioè, trovarsi? Unghie Reveal, magari se facessimo in futuro delle live tipo che ne so, spacchettamento di carte Pokémon o roba, se mai mi andrà, potreste anche vedere le mie unghie lunghe. Chissà. Per cui nemmeno tu lo sai allora. Makoto, ti darò una missione davvero molto importante. Quella chiave potrebbe darti accesso ad alcune aree che sono bloccate. Vuoi dire... Il laboratorio di biologia, il centro dati, la presidenza e i dormitori del secondo piano. È nelle tue mani. Per cui sono il suo galoppino adesso. E tra l'altro non è nemmeno partito l'investigation time, né tantomeno l'annuncio di Monokuma con a body has been discovered. Or Shitagi ga uramashita. Se avete notato. Per cui è veramente molto probabile che non sia effettivamente Kyoko, ma il mastermind, quello ad essere morto. Cioè, quella ad essere morta, perché è una lei. Allora, cosa aveva detto? Laboratorio di chimica, cioè di biologia, giusto? Allora, che dite ragazzi? Volete continuare un altro pochettino? Oppure ci teniamo l'investigazione per prossima live? Vogliamo continuare un altro pochettino? Magari facciamo metà e metà? Anche perché siamo a 3 ore e mezza in realtà. Non so. È durato meno rispetto agli altri capitoli questo qui. Il laboratorio di biologia era sicuramente chiuso prima. Ok, diamo un'occhiata.
quando ho inserito la chiave che ho trovato nel giardino. Io non ho nulla da fare se non disegnare. Sembrerebbe che la chiave non coincida, il che non è significa che non è per questa stanza. Decidi tu. Facciamo che entriamo nella stanza e ci fermiamo. Secondo me è nel centro dati, ve lo dico. La butto lì. Mi sa da centro dati. Mi sa tanto di centro dati questa chiave, lo sapete? Ok. Main area. Ok, qua ci stanno i bagni. Secondo piano. Non mi ricordavo che ci fossero dei dormitori nel secondo piano. Centro dati, guardiamo. La porta del centro dati era chiusa prima ora. Ok, diamo un'occhiata. Inseriamo. Coincide! Allora questa deve essere la chiave per il centro dati. Sono riuscito a sbloccare il centro dati. Immagino che correre in giro abbia il suo premio, dopo tutto. Devo dirlo a tutti gli altri. Per cui sono tornato indietro nel giardino. Sei tornato, com'è andata? Ho trovato a quale chiave... Cioè sì, a quale chiave appartiene, vabbè. Ho trovato a quale stanza appartiene la chiave. È il centro dati, quello del quarto piano. E adesso possiamo andare nel centro dati, quindi? Interessante. Ma... perché mai i deceduti dovrebbero avere una chiave addosso a loro? Presumo che dovremmo andare nel centro dati e scoprirlo. Già, penso che tu abbia ragione. Eccoci qua. Sembrerebbe che la porta sia ancora bloccata. Cioè, sia ancora aperta, non bloccata, ma vabbè. Sono riuscito a dire l'esatto opposto. Ehi, quando hai aperto quella porta non è che è successo un altro kaboom come prima, giusto? Adesso stai chiedendo questo? Non preoccupatevi, abbiamo Makoto. Cosa? È nelle tue mani. Di nuovo? Significa che mi fido di te. Questa è assolutamente una bugia. Sto solamente venendo usato. E niente. Guardiamo il centro dati. Cosa ci sarà? Secondo voi? Abbiamo aperto la porta, lentamente. Tempo di scoprirlo. Non è successo nulla. Dopo essermi reso conto di essere ancora vivo, ho aperto gli occhi. È da qua che controlla tutto. In altre parole, la stanza era... strana. Voglio dire... tutte le stanze fino ad ora erano strane, ma questa... aveva... un qualcosa di ancora più strano. Non era una paura come per il resto della scuola. La paura di essere... fra la superficie. La stanza era piena di... oddio, Dread come cavolo lo traduco? È già apparso un paio di volte Dread, ma non mi ricordo come l'avevo tradotto, sapete? Scusatemi. Come l'avevo tradotto Dread, non mi ricordo. In questo modo. Dread. Paura. Ah, ok, paura. Era molto semplice. Era piena di paura. Ehi, ma è... Hiro ha puntato i vari monitor. Ha visto tutti i vari monitor sullo schermo. Cioè, sullo schermo, vabbè, sul muro. Non ce la posso fare, mi sa che è meglio staccare a breve a sto punto. Guardate che cosa mostrano. Le varie stanze.
ogni monitor mostrava una sezione differente della scuola. I dormitori, le classi. Ogni parte della scuola era visibile. Cioè era coperta in realtà. Questa è 何 il posto da cui vedeva le telecamere di sorveglianza. Tutte le camere mostrano ogni singola stanza. E sono proprio qui, su questi monitor. Tra l'altro c'è anche una porta, se avete notato. Per cui l'unico scopo di questa stanza era quello di sorvegliarci. Quello di sorvegliarci? Allora questa stanza è 決まりだ la stanza privata del Mastermind, senza alcun'ombra di dubbio. La stanza del Mastermind. Immagino che abbia senso. Per cui il Mastermind era qui. E ci guardava. Allora questo risolve tutto. Il corpo nel giardino. Se avevano questa chiave per questa stanza, può significare solo una cosa. Quello era il corpo di Mukuro Kusaba. E lei era il Mastermind. Allora il Mastermind è morto? Proprio morto morto? Sembrerebbe essere così. Dici sul serio? Beh, è un peccato che se ne sia morto prima che potesse... aspetta, uccidersi. Il Mastermind è morto. E sia davvero la verità, significa che tutto questo è finito. Perché, voglio dire, quel corpo... Qualunque cosa sia successa, è ovvio che non sia morto in cause naturali. Allora, chi... けどよ Ma se il Mastermind fosse davvero morto, significherebbe che potremmo uscire da questo inferno. そうだってな Dobbiamo sbrigarci, trovare l'uscita. Forza! やめろ No, prima dobbiamo controllare bene per quest'area. Ma l'uscita? Se davvero il Mastermind dovesse essere morto, beh, potremmo sempre deciderlo. Ma ora dobbiamo prima scoprire perché il Mastermind ha fatto questo gioco di vita o di morte in primo luogo. Un'altra cosa che mi preoccupa è il fatto che il Mastermind sia stato ovviamente ucciso. Ucciso? Per cui lo credi anche tu, eh? 当然だ Naturalmente. Lo stato del corpo lo rende abbastanza chiaro, non c'è alcun'ombra di dubbio. Il Mastermind è stato ucciso. けどよ Ma allora, voglio dire, chi potrebbe averlo fatto? 不眠ね Questo è esattamente quello per cui stiamo investigando. E anche l'identità del Mastermind. そうに決まってるわ Non capisci, inutile insetto? Sei bannato nuovamente da parlare al padrone in quella maniera. Lo scopo del Mastermind è il motivo per il quale è stato ucciso. Questa stanza potrebbe contenere le risposte a queste domande. Dopotutto, il Mastermind ha speso qui molto più tempo di quello che noi sappiamo. Ok, allora, iniziamo le nostre ricerche. È tempo di scoprire l'identità del Mastermind. Che ci terremo per la prossima volta, ragazzi. Ma prima io direi di salvare. Voilà, abbiamo salvato. E andiamo direttamente in Just Chatting. Come vi sta sembrando questo capitolo 5 per ora? Vi sta piacendo?
Molto molto interessante a mio avviso. Davvero interessantissimo. Perché ha messo un po' di carne al fuoco che prima avevamo già, ma adesso ne ha messa ancora di più. E fra l'altro dobbiamo ancora scoprire dov'è Kyoko in tutto questo. Che presumibilmente è ancora viva lei, però non sappiamo dove si trovi. Bellissimo, mi fa piacere che vi stia intrigando. Madò, ho la Switch che mi sta bruciando. Non so come potrà continuare, chissà. Chissà, chissà, vedremo come continuerà. Allora, vediamo un po' chi ci sta in Livez. Che facciamo, se siamo in abbastanza un raidino, direi. Se vi aggrada l'idea. Che dite? Vi aggrada l'idea? Facciamo un raidino? Mhm. Uh, wow, aspettate, mi è arrivata una notifica da Twitch. Ah no, ok, l'emote che mi è stata data con l'Hype Train. Tra l'altro ringrazio ancora il caro Sintaro, il caro Robby, che è il mio mod, che ci ha regalato queste 5 sub, davvero gentilissimo, per cui se siete fra i fortunati a cui è arrivata la sub, mi fa piacere, diciamo, vi godrete un po' di canale senza pubblicità, almeno. Allora, vediamo un po' chi ci sta in live. Chi possiamo raidare? Ma sapete che potremmo raidare la cara Dan? Che a me volta scorsa mi ha raidato. A me volta scorsa ha raidato la cara Dan, ma io non ho ancora avuto modo di raidarla. Sì, dai, raidiamo Dan. Vi porto da lei. Che sta facendo un po' di pixel art. Io adoro la pixel art. Prima del raid devo venire su DS. Vabbè, vedo se riesco a passare, in realtà. Non ti saprei dire, in realtà, se riesco a passare sul Discord, perché ho un po' di roba da fare adesso. Per cui vi ringrazio per essere rimasti qua con me. Vi aspetto mercoledì con il Gacha Variety. Probabilmente vediamo su cosa andremo a fare. Non vi saprei dire, ma boh. Solo il tempo ce lo dirà. Un gioco gacha a mia scelta che mi va di giocare. Detto questo, io vi reindirizzo al canale di Dan. Mi raccomando, partecipate al raid se volete i 250 punti canale. Io vi lascio con la schermata di chiusura della live. E nulla. Non so fra quanto parta il raid. Detto questo, io vi abbandono. Ciao ciao!